Allo. Salve. Siamo pronti per il Summer Game Fest? Giorgio Branda, grazie al momento con Prime per la prima volta. Salve. Cosa annunceranno oggi? Cosa andrà a succedere oggi? Che cacchio... Jeff, cosa ha nascosto nelle tasche Jeff oggi? Vedremo cosa ha nascosto nelle tasche Jeff. Oggi la live durerà pure un pochino, se vogliamo guardarci pure la conferenza Devolver Digital, che è quella di mezzanotte. Quindi oggi avremo diverse cose da fare. Allora, hanno detto quanto dura la conferenza? Ho appena letto la descrizione della live su YouTube. Allora, abbiamo le cose confermate. Attenzione perché sono tutte allo stesso livello le cose confermate. Qua c'è scritto sulla live, Featuring Call of Duty Modern Warfare 2. Siamo di nuovo nel 2009. The Callisto Protocol, mostrato qualche giorno fa. Cuphead esce tra una settimana, va bene. One Piece Odyssey non era già uscito? Io ero convinto fosse già uscito, non importa. Gotham Knights, ci sta, ha senso. Dwayne The Rock Johnson. C'è The Rock and so much more. Stasera c'è The Rock. Perché? Non lo so, ma c'è The Rock. Vedremo perché c'è The Rock. One Piece Odyssey si è visto pochissimo, ci sta più o meno. Non mi ricordo quale fosse. Era quello che sembrava vagamente open world. Forse... Sì. Sì, è quello. Come sempre non capisco che non facciano una style shading, ma non importa. Sì, ok, quello lì. Sì, era stato annunciato diversi anni fa, no? Sapete già da un bel po' che ci doveva essere. Per Black Adam, mi sa. Penso di sì, ma che cazzo c'entra Black Adam? Comunque non è un videogioco. A meno che non voglia fare pure un videogioco a riguardo, cosa che... Ok. Sure. Tutti i giochi di One Piece fanno sempre abbastanza cagare. Purtroppo sì. Come serie ha un potenziale incredibile anche per farci videogiochi a riguardo, ma mai sfruttato a compimento per la maggior parte. Per il resto bisognerà vedere. Bisognerà vedere. Secondo me questa è la conferenza più importante che avremo questo giugno. Ci sarà anche il Summer Game Fest il 12 e ci sono buone chance che ci sarà anche una Nintendo Direct durante questo mese. Di solito è verso il 15-16 la Nintendo Direct, quindi c'è ancora tempo di annunciarla e farla uscire comunque. Se poi un po' più avanti non è la fine del mondo, ma ci starebbe comunque avere una Nintendo Direct questo mese. Si vedrà in ogni caso. Però secondo me questa è la conferenza più importante, perché come avevo già detto in passato, secondo me Jeff con questa Summer Game Fest, in questi primi anni in cui esiste questa conferenza dove sta cercando di prendere posto e sostituire le tre vere e proprio, deve sempre mettersi da parte qualche annuncio importante. E l'anno scorso l'annuncio importante era, sappiamo tutti, Elden Ring. Elden Ring è stato mostrato con il primo vero gameplay trailer dove si vedeva qualcosa che non fosse semplicemente la cutscene in CGI del 2019. E non a caso tutta la gente ha detto che quella era una delle conferenze migliori grazie a Elden Ring. Secondo me, se non è scemo Jeff, si è andato a cercare un altro trailer del genere. Non dico che annuncia Elden Ring 2, perché non penso. Elden Ring DLC oggi mi sembra presto, forse c'erano già in sviluppo. Potrebbe essere, visto che secondo me c'è un'altissima chance che ci sia un DLC dedicato a Michela. E già nei codici di gioco c'è roba a riguardo, però non saprei, non ho idea. In ogni caso, io se devo pensare a un annuncio che possa rivaleggiare con quello di Elden Ring, io direi che dovrebbe essere un annuncio che mostra qualcosa che la gente vuole da un sacco di tempo, riguardante a il gioco più atteso dell'anno, che adesso è Silksong.
Adesso non so se ci sarà, ovviamente. Non ho idea se ci sarà. Perché non lo so. Io per un sacco di tempo avevo detto che secondo me il trailer di Silksong che annuncerà la data d'uscita verrà droppato su Twitter random. Però pensandoci su quello che potrebbe mostrare Jeff oggi, a me tornerebbe. A me tornerebbe, sinceramente. Qualcuno ha detto che c'erano pure dei rumor a riguardo, ma ci sono rumor sempre riguardo a Silksong, quindi mi fido per un cazzo. Però l'avevo detto qualche settimana fa. E secondo me ancora adesso ha abbastanza senso come cosa. Perché gli serve quel qualcosa per fare in modo che la gente si ricordi il Summer Game Fest. E casomai anche il prossimo anno o ai Game Awards torni a guardare la conferenza. Quindi io direi che ci sono di sicuro delle chance. Ci sono di sicuro delle chance. Prima volta che Gra dice che Silksong potrebbe esserci. È la prima volta. È davvero la prima volta che lo dico. Stranamente, perché pensavo che il gioco uscisse nel 2020. Non ha mai funzionato come aspettavo io. Però adesso secondo me potrebbe starci. Mi piacerebbe vedere qualche remastered di Rayman oppure la trilogia. Si vedrà, si vedrà. In ogni caso ne fanno già un sacco di release di giochi vecchi. Basta vedere che uno dei giochi principali della conferenza di oggi, confermato, è Modern Warfare 2. Cazzo. Che significa? Quando hanno annunciato comunque che avrebbero fatto pure il remake di Modern Warfare 2, ho detto, perché? Cioè, capisco per un gioco che non ci sono dei titoli presenti sulla piattaforma e che ha ricevuto delle entry un sacco di tempo fa e ci sta quindi rivisitarlo e roba. Perché Modern Warfare 2? Non lo capisco io. Ci fate un nuovo gioco? Non lo so, non importa. In ogni caso, cosa vorrei che annuncino? Silksong, DLC non di Michela, Piantina The Game. Secondo me è l'unico coglione che non vuole un DLC di Michela. Capisci? Palesissimo secondo me c'è di un DLC, però non importa. Quanto dura la conferenza? Perché non ho capito. Di solito dura tra l'ora e mezza e le 2 ore. Non so se questa volta è diverso, ma io direi comunque di sì. Non ho trovato da nessuna parte una conferma di quanto duri, ma io direi di sì. Quando inizia? Alle 8, quindi tra 15 minuti tecnicamente. Io ho dovuto mangiare un sacco in fretta prima di venire qua in live. Infatti ho ordinato una pizza e me sono andato a prendere perché ho paura che rovini tutto. Perché volevo mangiare in fretta e tutto, quindi ho fatto di corsa per arrivare qua e essere qui oggi. Però dobbiamo parlare però anche di altri. Dovevo dire una cosa nel caso. Dobbiamo parlare anche di altre cose che potremo vedere today. Ci sono delle cose relativamente ovvie. Tipo, visto che hanno già detto che oggi si concentreranno maggiormente su giochi non nuovi, ma dare update su giochi già annunciati, che secondo me era chiamatissima come cosa. Alcune persone erano rimaste deluse, ma era chiara come cosa. Dopo le conferenze dell'anno scorso che hanno promesso il mondo fino al 2025, non ha senso oggi annunciare giochi del 2027. Quindi ha senso che ci siano degli update sui giochi che dovranno uscire nel prossimo periodo. Non penso che Sony sarà troppo presente. Fino a un certo punto penso che ci sarà. Perché solitamente i loro annunci si tengono da parte per le loro stesse conferenze, in modo che possano fare tutta la conferenza con il bel pacchetto di Sony e tutto, e non ci siano distribuite in altri luoghi differenti. Stessa cosa che fa Nintendo per la maggior parte. Quindi da questa conferenza qua ci possiamo comunque aspettare indie, third party, Xbox ogni tanto c'è qua in mezzo, quindi ci possiamo mettere anche Xbox, non hanno problemi loro a mettere dei annunci in mezzo. Quindi anche Ubisoft, Activision, Blizzard, quanto possano essere importanti queste grande compagnia, EA e roba simile. Nello specifico cosa potrebbero darci aggiornamenti, per quale gioco potrebbero darci aggiornamenti, non ne sono troppo sicuro perché io non sono un grandissimo fan di la maggior parte di quelle compagnie e giochi che fanno, per la semplice ragione che non fanno giochi che solitamente mi interessano. Quindi se c'è tipo news sul gioco di Gollum, mi sembra ci fosse, ci starebbe. Se c'è news su Hogwarts Legacy, è un third party, lo stanno spammando parecchio, ci starebbe comunque come cosa. Square qua in mezzo, forse. Hanno già tecnicamente fatto annunci durante la conferenza Sony, però potrebbero comunque fare qualcosa. Chi lo sa, Forspoken
Non saprei. Qualcuno degli altri 1000 progetti che portano avanti ci potrebbe stare. Per il resto che cosa c'è? Ci sarebbe ancora di importante? Kingdom Hearts 4 trailer? No. No. Secondo me vediamo le prime cose di Kingdom Hearts 4 prossimo anno o verso fine anno. Potrei sbagliarmi, però io non mi aspetterei subito. Che giochi speri annunciano? Non c'è troppo in realtà. Già la maggior parte della roba che è stata annunciata e di cui sappiamo roba, so già quanto ne voglio per la maggior parte. Quindi in realtà voglio soltanto essere sorpreso. Entro con aspettative come sempre basse. Non ho niente che aspetto con del tipo, oh mio Dio, deve per forza essere annunciato. Quindi per me è uguale. Può esserci Assassin's Creed? Sì, volendo. Hanno detto che non ci saranno tanti nuovi annunci di giochi completamente nuovi, ma non significa che non ci saranno proprio nessun gioco nuovo. God of War direi di no, perché è Sony. E Sony di solito fa i suoi annunci da sé. Non credo che darebbe un trailer dedicato a God of War al Summer Game Fest. Ed è praticamente telegrafata come cosa che God of War 2 uscirà nel 2023. E non dico nel 2023 tipo ad aprile, secondo me anche forse dicembre 2023. Quindi io non mi aspetterei per adesso come titolo per nulla. Per adesso non saprei. Di sicuro collaborano anche Universal in questa conferenza, perché c'è Gotham Knights che è Universal e The Rock che sta facendo adesso Black Adam. Quindi ci potrebbe essere roba a tema Universal. Non lo so. Ora lo annunciano per gennaio. Mi sembrerebbe strano per gennaio, però potrebbe anche essere. Manca 10 minuti. È partito il countdown. Ok, va bene. Dicono che faranno la remaster di Last of Us 2. Ce n'è proprio bisogno. Utile. Ecco, l'annuncio che voglio è Bloodborne su PC. Non verrà mai annunciato qui. Se lo annunciano anche le Sony, purtroppo. Non di The Last of Us 2, ma di The Last of Us. Non c'è già la remaster di The Last of Us? C'era già. Era uscito per PS4, no? Su scemo? Su PS5. È la stessa! Remake, ok, remake è una cosa differente. Non credo ce ne sia bisogno di nuovo. Che cazzo serve un remake? Quanto dura la conferenza? 15 minuti. No, come già detto 6 volte, 1 ora e mezza verso 2 ore. Cioè non si sa quanto è, però di solito dura quella quantità lì, quindi mi aspetterei quello. Non lo so, non sento troppo bisogno comunque di un remake del genere. Soprattutto quando il gioco è già reperibile sulla stessa console e lo puoi giocare comunque upgradeata abbastanza buono. Quindi non ci trovo troppa necessità a fare un remake di un gioco simile. Cioè io adesso, una delle cose che spero passando adesso alla nuova generazione vera e propria, adesso che sta iniziando un pochino a ingranare, spero. Basta cazzo riedizioni di giochi che abbiamo già ricevuto 20 riedizioni. È una cosa che ci si poteva permettere durante l'epoca Xbox One, PS4 e anche Nintendo Switch, in quanto non era retrocompatibili come console. Ora lo sono. Tutta la roba che è già uscita su PS4 io non voglio vedere costantemente delle remaster e dei remake, a meno che non ci sia seriamente bisogno. Un The Last of Us programmato da Naughty Dog, non c'è un problema, il gioco gira bene. Un Bloodborne che va a 20 fps, sì, quello ce ne sarebbe bisogno tecnicamente. Dipende dal titolo. Secondo me The Last of Us non ha troppo senso, no? PS5 è retrocompatibile con PS4? Sì. Sì. Annuncio 1.20 di Minecraft? Non credo. No, non esce tipo 2 giorni fa? La 1.19, non credo annunciarono la 1.20 oggi. Di solito poi l'annunciano durante i Minecraft Live. Non so se hanno detto che quest'anno non c'è o meno, non ho idea. Non saprei. E poi che quelli dovrebbe essere durante la conferenza Xbox, per caso? No, intanto a Xbox piace anche ripetersi, quindi potrebbe anche starci. Potrebbe anche starci. Tra l'altro, prima di prendermeli tutti, Junsui, grazie all'abbonamento per la prima volta di livello 1. Thank you. Ho finito di mangiare 2 minuti fa. Zizzo, grazie all'abbonamento con Prime per 13 mesi. Hola Gravier, sono 13, non riesco a seguirti sempre, però appena
posto ci sono saluti dal Trasimeno. Concordo. Andrea Joker, grazie all'abbonamento con Prime per 6 mesi, prima d'argento. Ciao Gravier. Nino Twitch, grazie all'abbonamento con Prime per 15 mesi. 15 mesi Summer Game Fest. Che stasera c'è Silkson, me la sento. Secondo me avrebbe senso, devono annunciarla in qualche conferenza, secondo me questa qua. Si vedrà. E 88 grazie all'abbonamento con Prime per la prima volta. Grazie mille. Che remake vogliamo? Votate. GTA 5 remake. Certamente. Spyro remake, Elden Ring remake, Silksong D-make per PS1. Uno dei 4 mi interessa più degli altri. Non mi saprei dire quale. Ginkgo Kite, grazie legato 3 abbonamenti a Elia Infuocato, a Jennifer e a Flaggy. Grazie mille, thank you. Frattonzolo Power, grazie all'abbonamento con Prime per 26 mesi. Thank you. Ma Silksong non lo possono annunciare i creatori? I creatori sono il team Cherry. Cioè, se lo annunciano qua durante la conferenza ci starebbe. Cioè, sono loro a annunciarlo comunque. Cosa significa i creatori? Un trailer droppato random? Sì, certamente. Non lo so, io dico semplicemente che se dovesse annunciarlo da qualche parte, da qualche conferenza, è questa qua. Se no un trailer a caso su Twitter, come ho già detto 1000 volte. Se Hunter x Hunter è tornato tutto è possibile. Hunter x Hunter è tornato, sembra che Berserk anche debba tornare. One Piece è in pausa. Incredibile. E potrebbe starci, potrebbe starci. La seconda domanda: come va? Emozionato per il Game Fest? Normale. Normale. Sento che Team CG mi farà godere stasera. Gente, vi ricordo aspettative basse. Perché se entriamo con la mentalità che annunciano per forza il gioco e poi non lo annunciano, è triste come cosa. Se entriamo con la mentalità del tipo, se molto probabilmente ancora adesso sono dell'opinione che lasceranno e dropperanno il trailer a random su Twitter, ma se dovesse essere una conferenza che annunciano è questa qua, sì, ok, quello è già meglio come mentalità per cui entrare. Secondo me comunque questo qua saranno, come abbiamo già visto anche le ultime, secondo me sono conferenze più filler. Dopo i mega annunci comunque dell'anno scorso e già 1000 robe che devono uscire quest'anno, cioè non c'è molto secondo me da annunciare di troppo importante quest'anno, ma si potrà vedere. Perché no? Non vale non avere aspettative. Sarà un po' sì, io non mi aspetterei comunque il mondo da questa volta qui. Vedo che remake vogliamo rivedere oggi. Ah, perché sure. Silksong di Make per PS1 ha vinto con il 62% dei voti. Anch'io lo aspetto. E il Dragon DLC, io sono contento se lo annunciano comunque. Però non è partito questo. Cioè avevate la scritta qua in basso sbagliata. Ora è corretto. Fortnite X Elden Ring palese. Chiaramente, chiaramente. Sta riesci direttamente per PC? Se non sbaglio sì. È un gioco, se non sbaglio, esclusiva console PlayStation, ma credo che sia uscita day one anche su PC, se non sbaglio. Fortnite Remake, perché no? Certo. Io comunque da una Nintendo Switch 2 io non voglio vedere un cazzo di porting. Basta porting. Basta porting, remaster e remake. Basta. Basta. Cioè mi ha triggrato sta cosa che uno dei annunci importanti di stasera è Modern Warfare 2. What the fuck? Perché Modern Warfare 2? Ma che senso ha? Vabbè. Volo 34, grazie all'abbonamento con Prime per 25 mesi. Chissà per Sonic Frontiers rivedremo sto trailer che hanno già fatto 10 volte. We Sonic fans on copium. I fan di Sonic sono sempre nella merda. Cioè io sono sempre in condoglianza per i fan di Sonic perché non ne azzeccano una gli sviluppatori dei giochi. Mai una, è assurdo. Ruggero, grazie all'abbonamento con Prime per 11 mesi. Saluto i miei amici Sas e Bale. Concordo. Non inizia tipo tra 2 minuti? 2 minuti e 04 per essere precisi.
Fanno muovere Warfare 2 perché sono disperato dopo 2 COD fallimentari. Ci sta. Lo capisco perché lo facciano. Lo capisco benissimo. La mia domanda è perché la gente lo compra. Non c'è audio? Ah, no, c'è. Ho switchato proprio nel momento in cui non c'era l'audio. Oh. Eccolo qui. Eccolo qui. C'è pure una prediction attiva. Avremo notizie di Silksong oggi? Nessuna. Sì, ma niente giorno. Sì, eppure con giorno. O annunciano il giorno o non annunciano un cazzo. Quindi la seconda opzione credo sia inutile. Cioè, se si presentano ai Game Awards con un trailer senza la data, si drogano. Dubito fortemente che se sono presenti lo annunciano senza la data. Stessa risposta che puoi dare alla domanda perché la gente compra un FIFA ogni anno. Sì, faccio questa domanda qua ogni anno, infatti. Che ne sai, magari dico 2023 e basta. Beh, tecnicamente è comunque la data. Cioè lui ha scritto giorno perché sì, però mi ha interpretato come data. Francobollo, grazie abbonamento Q. Normale per la prima volta, thank you. Dici giorno, sì, avevo detto il giorno. Io l'avevo interpretato come data perché non mi torna a scrivere giorno. Sapete che io psicognomo non concludiamo su nulla. Quindi mi torna difficile anche capire i suoi pronostici. It begins. Sarà tutto in inglese ovviamente, Perché non? Vai in HD e velocizziamo il tempo. Togo! And here we go! Hello everybody, I'm Jeff Keighley and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about ha velocizzato io, non è che parlava veloce, ho velocizzato io. Industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. True. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023. Un nuovo art style che comunque è una via di mezzo tra realistico e excited to officially confirm a character coming to the game and show comunque cartunoso e strano per me. First gameplay footage. Enjoy. Quello c'è scritto Capcom. A me piace un sacco. A me non mi fa impazzire. Let me have some fun. America's Hero is back. Vabbè, ci sta. Non è già liccato l'intero roster? Yep, ok, quindi nessuno di questi annunci qua sarà vagamente interessante. Mi piace però gli splash di colore. I'm just on another level. Tosta tenere i capelli in quel modo. Edo-san, più maldestro. Thank you. Your moment.
Però se è un peccato, se non è già stato liccato l'intero roster, tutti gli annunci che faranno d'ora in avanti con reveal del nuovo personaggio. It's all about the comb. All right, next it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. Nuovo gioco. World Premiere, certamente. Come faccio a dimenticarmi World Premiere, giusto? 20th Century Games. Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Sembra uno shooter. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of One Piece. Callisto? No, perché dovrebbe essere un nuovo gioco. Quindi non dovrebbe essere Callisto. Willis, take the lead. Un nuovo annuncio. A meno che di nuovo non stretchino il senso della parola. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. What the? This wasn't human. Retreat! Nuovo Alien. È di Fox Alien. Willis! Open fire! Go, go, go! Alien è di Fox, non lo sapevo. Sì, ha senso se detto sì, ritorno. Alvarez, through that door! Hold that door, Sergeant! Son of a... Cos'è un PvE co-op online spara tutto con nemici I paragonabili don't al know what I zombie? saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Aliens. Dark Descent. Non mi aspettavo quello. Non mi ispira personalmente. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to Ci sarà un console motivo and del PC. perché non hanno mostrato niente Next, fino alla fine. 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Hanno un po' rotto però con gli Alien. Sì, però se fai comunque un bel gioco ci sta. Alien Isolation era piaciuto a tutti per la maggior parte. Questo non credo che interesserà a molti. Ha detto che Callisto Protocol è fatto lo stesso creatore di Dead Space, quindi è per questo che sono così simili come giochi, non lo sapevo. E se ci fanno vedere del vero e proprio gameplay per la prima volta oggi, sure, perché no? Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. Sì, per adesso ho stesso trailer di quello I'm di just trying to State of give Play. you a chance at rebirth. Dove World Premiere? C'era scritto World Premiere o no? Forse non c'era scritto stavolta? Sì. E allora dopo il trailer che abbiamo già visto ci saranno
una parte aggiuntiva. Oppure non hanno ricevuto la memo e non sanno che hanno già mostrato questo trailer. Questo è nuovo? Credo sia nuovo questa parte qua. Welcome to your new home. 15 secondi in più di roba? Ok, sure. Cioè, hanno solo 15 secondi in più di roba? That's right. Okay. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios. And I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me. It's about you guys. Yeah, I know. But I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development and people are going to be blown away. I think c'è sempre il solito problema che tutti gli annunci finiscono per essere simili, tipo zombie o tipo fantasy. Tendono sempre lo stesso tema perché... non lo so, gli sviluppatori non sono troppo innovativi. I don't know. And you're going to see some si ripetono molto new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies. Perché il tema funziona. Poi non ho giocato mai uno. It rips them apart. It's great. And non funziona. And then check out the nice ending we have, where we you know, we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, you know, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Glenn Schofield, Striking Distance. Here it is, the first gameplay. Ok, adesso c'è la parte nuova. Il team si chiama Striking Distance, non lo sapevo. Ok, quindi c'è della roba nuova. Però a questo punto potevamo skippare la parte già vista, secondo me. Forse era solo per mostrarlo di nuovo, però non lo so. Gioco di sviluppo. Cosa Spider-Man 2? Spider-Man 2 non lo vedremo fino a minimo il prossimo anno, secondo me. A cosa è servito? Non l'ha ucciso. Sa sparare questo. Tirate sempre nel punto sbagliato. Il lag deve essere quello. Non ho mai giocato a Dead Space. Non ho sempre sentito soltanto parlare bene, però. Ok, qua c'hai pure l'esoscheletro.
Buono. Spero che quello fosse la live. È andato un attimo in scatto. Ok, così ha senso utilizzarlo. Ah, fai un headshot. Voglio vedere se muoiono un colpo solo o meno. Oh my God. Uh-oh. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Hi, everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro. Nel 2019 Modern Warfare ha cambiato il mondo? Nel 2019? Inspired by the world we're about to enter. Just... Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Lo trattano come se non fosse mai esistito l'originale. Cazzo significa? No, non è essere modesti. È che il gioco è di 20 anni fa. È 20 anni fa che ha rivoluzionato il genere, non nel 2019. All station ship is visual. Copy. Press for assault. Stay on comm. We board, clear, disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Copy. Get to work. Good hook. Up and at him. Per adesso c'è molta poca varietà comunque nei titoli. Sono tutti sparatutto fino adesso. Che c'è sempre come cosa, però la devo sempre comunque far notare perché è importante ci sia varietà negli annunci anche. E durante le conferenze di Jeff non c'è mai la varietà purtroppo. Quindi io spero sempre che migliorino, però per adesso non sembra. Per nulla. Sì, l'unico era Street Fighter, è vero. Che però era quello lì un annuncio un po' infelice a causa del fatto che era già stato leakato che nel roster. Colpa di Jeff. Jeff non si scrive così. Che bel Geoff. Dove è sbagliato. È importante il nome di Jeff. Infatti Jeff è il cameraman. Bravissimo. Se non ci fosse lui non ci sarebbero Game Awards. Fa lui tutte le riprese. È bravissimo. È Modern Warfare 2 su via, cosa devo dire? È Modern Warfare 2. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Sembra che abbiano un po' un palo in culo loro. Stiamo muovendo un po' tutti tesi. Strano. Kingdom Hearts 4 oggi no, non penso. We need to move fast. All shadows, force out. I want eyes on that container now. Two copies, moving. Mi piacciono gli altri NPC che si mettono dietro i posti per ripararsi e sparare. Il protagonista cammina come un coglione con la pistola in mano, tipo la 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 la. E sta proprio
liberissimo nel mezzo che posso sparare a tutti. It's first stage. There's still time. All shadows. Missile is on the helipad. 2-1. We're moving to secure. Cover us. 2 copies all. What the... Ma che hanno preso per giocare sti giochi? Prima di Callisto Protocol ha mancato ogni proiettile. Ora qua, ma che succede? Avevo la nonna che era lì, era disponibile. Ho detto: nonna, mi fai il gameplay per il Game Awards? Per il Summer Game Fest? E hanno detto: ai miei tempi si giocava Modern Warfare 2. Io so giocare, c'è questo gioco. E hanno fatto fare a lei. What the fuck? Clear. Perché non spara mai in testa? È sempre la stessa persona a giocare. Ha fatto tutta la stessa persona. Tutta la stessa nonnina. Abbiamo Jeffy il cameraman, la nonna del Summer Game Fest. La lore del Summer Game Fest sta già diventando un sacco complessa nel giro di 10 minuti. Non va bene sta cosa. Se andiamo avanti così per la fine della live saranno troppe persone da tenere conto. On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Those are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Let's move out. Mi spiegato c'è di bello nel COD? Erano molto innovativi 20 anni fa. Forse 20 è troppo, 15 anni fa. Poi però sono molto poco rinnovati. Nel 2019, esatto. 15 anni fa, nel 2019. La pandemia e tutto sembra che siano passati 15 anni, no? Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Alejandro, maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Reloading. They're forcing up. COD era nel 2010, cosa è stato Fortnite nel 2019, cough. Sì, ma lo sappiamo tutti. 2010. Dal 2010 non hanno fatto un cambiamento. Cioè l'ultimo gioco di COD che ha avuto successo non è... come si chiama? Battlezone? Quello che credo sia un Battle Royale. Come si chiama? Non mi ricordo mai il nome. Non è Battlezone, Warzone, ecco, grazie. Warzone è andato bene, ad esempio, come titolo. Perché anche lì era un po' diverso. Era meno Battle Royale, credo. Cioè, quelli così... non lo so. A me non mi dico nulla. Perché è gratis, vabbè. Così, vabbè. Ha comunque avuto successo. Avranno guadagnato più soldi con un gioco a pagamento, quindi non importa. Livello con la storia. Ma la storia l'hai già vista! Questa storia l'hai già vista! È Modern Warfare 2! Alright, stand back. Shadow 1 going explosive on bridge entry. 3, 2, 1, execute! Non è un po' pericoloso far esplodere degli esplosivi così vicini a te stesso? Non sono un esperto, potrei sbagliarmi, però. Pre-order now and get early access to the open beta. Sure. Open beta di un gioco di 20 anni fa. That's what we're talking about. And no. joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us. Pure And also l'intervista, Jeff from sure. Infinity Ward. So
We saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141. And then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and, of course, Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces. Cioè, è come se facessero un remake di Bloodborne. Tornano tutti i personaggi che vi piacciono. Lady Maria, Ludwig, German. Lo so, è Bloodborne, è remake, non c'è bisogno di dirlo. You know, this, I got to shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. Non è un remake. Cos'è? Everybody coming together, some really motivated devs here. And, you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. And, of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Questo è Modern Warfare 2, non Modern Warfare 2. We get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously. Cosa cambia nel reboot? This year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now, across Warzone. Certo, perché il capitolo precedente. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There's a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things. Some chatter about maybe seeing high-rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe, so all the more reason why we think this game, this moment, is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise, so we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Joe. Se è un gioco nuovo, comunque mi ricorda Modern Warfare 2 di 15 anni fa. Il problema rimane lo stesso. Classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. Un gioco per PC che non è presente da 30 anni su PC. Tetris 2, no, mi credo. Che gioco è? Battlefield 2? So che sia Flashback 2. Dalle poche immagini che si vedevano sullo sfondo non mi diceva nulla. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards.
Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Uccidimi. Dopo 5 anni che è stato annunciato, finalmente possiamo vedere uno sparatutto. Che cazzo hanno fatto? Perché hanno annunciato nel 2017 se non è ancora uscito e vediamo finalmente il primo in-depth trailer? Che cazzo hanno annunciato? Uno sparatutto, quanto ci metti a svilupparlo? Quelli di Call of Duty ne fanno 2 all'anno praticamente. Come spara? Almeno non è nel mondo moderno. Almeno, dai. Guardiamo il lato positivo, almeno non è nel mondo moderno. Onestamente già più interessante rispetto a tutto il resto di oggi, praticamente. Sarebbe figo come gioco VR, forse. Cioè, ormai la maggior parte dei giochi spara tutti in prima persona. Mi viene da pensare sempre forse sarebbero meglio come gioco VR. Witchfire. Qui la nonna è già più brava. La nonna si è allenata con tutti gli altri FPS di prima. Sarà diventata più brava la nonna. Vabbè, non sappiamo neanche la data per adesso. È stato annunciato nel 2017. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Nuovo gioco indie europeo. Vediamo. Dimmi che non spara tutto. Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Oh. Solis. Oh. Everything okay in there? Callisto Protocol 2. Aliens 2. Survival horror, ma questa volta senza pistola? And I need to find out what it is. Attenzione, nuovissimo. Fort Solis. No, si chiama Castle Sol, non ci sbagliamo. Lì si trova il pezzo del That's medaglione di something Rold. brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun, the fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solis. Wow. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling like this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I got to ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like,
How did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic, and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said, we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything, right? Yeah. Absolutely. Dire new che come studio, Callisto Protocol new energy, in poche parole è un brutto paragone perché sono ispirati a Dead Space. The privilege of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. Non credo sia soprattutto, credo sia sopravvivenza e basta. And the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to vedere la nonna che gioca. An incredible, I gotta give a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator. Dov'è la nonna? Really Io voglio Jeff e la nonna sul palco entro la fine del Summer Game Fest con una loro intervista, la voglio. È importante. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. Ci sono molti abbonamenti, non posso ingazzare tutti. About halfway through it, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this. But I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. And we did. It's like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited big about stunts. it. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Nuovo gioco. Qualcosa sia leggermente diverso. Space? Ah, no, ti prego, non di nuovo. No, dai, come on. Stiamo prendendo per il culo, dai, no. No, un altro nello spazio. Un altro survival horror. Ma che cazzo succede? Un altro survival horror nello spazio. Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. È stato annunciato 10 anni fa? What the fuck? Who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation,
Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? And what's up, Jeff? And what The is Rock up di to Fortnite. the Summer Game Fest audience is live streaming right now around the world, and everybody inside the epic IMAX Ciao, The theaters. Rock. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Project. Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. Sure. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA. And that Superman tipo la magia? Quello che mi chiedo anch'io. Man in Black. And I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, Non è la Kryptonite? Stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. È un trailer del film e basta? What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. Se ci fosse una cosa che integrava... Then I was reborn a god. E poi me l'ha presa così del tipo, io sono più forte di Superman. Non lo so, a me non interessa il film di Superman perché è troppo forte Superman. L'idea che lui sia anche più forte mi ispira anche di meno. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. All black anything, you know my press code. C'è il simbolo di Shazam anche. Shazam insieme a Super... What the fuck? Cosa? Sono confuso. Non c'è nulla in questa conferenza che ha avuto senso finora. È il cattivo di Shazam? Ok. Perché ha parlato di... Faccio domande. Beh, anche The Rock era confuso. Questa è pubblicità vera e propria.
Outriders World Slayer, sure. Cos'è la pubblicità? Di solito durante queste conferenze la mettono anche in mezzo. Nintendo Switch has games. Ancora non ci credo che abbiamo fatto la pubblicità lì. Capito. Sure. Xenoblade 3. Questa roba nuova? Di Xenoblade 3? Non mi ricordo quel trailer, quell'immagine di Xenoblade 3. Mi sa che ci abbiamo presto una Nintendo Direct, Hanno già del footage nuovo da presentarci, Questo è Fall Guys che diventa gratis. Valkyrie Raid. Ok. Sponsorizza il gioco? A lui di 100 Thieves. Quindi probabilmente 100 Thieves che sponsorizza il gioco. Ecco la nonna. L'abbiamo trovata. No! Ho trasformato la nonna in un fagiolo! No, nonna! Come fai a giocare agli FPS così? Non c'è le dita per farlo, sono troppo tozze! Ma non è stupido dire che il gioco diventerà gratis il 21? Perché nessuno si comprerà il gioco fino al 21, perché non c'è modo di farlo, no? Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. I don't know. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Nuovo gioco, nuovo universo. Ti prego, non spazio survival horror. Ti prego. L'aurora borealis è causata dal sole che è nello spazio. È un gioco nello spazio. Confermato. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Confermato. Okay, hurry. Destiny 3. Now we're talking. Command, I may be onto something. Quello è chiaramente uno scudo spaziale. Command, repeat, I have it. Mission accomplished. Che con questi mostri ora si trasforma in un survival horror. È proprio quello che direi anche quando un demone alto 3 metri mi dà un pugno in faccia. Hang tight, Doc. I've got this. Gli sprechi sono inutili. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a
storm coming. And hell's coming with it. Stormgate. Mi hanno convinto. Lo compro. There you have it. Tim, congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. Tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team. Callisto Protocol, grazie abbonamento con Prime per 6 mesi. Thank you. We've all loved for decades, but opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. But any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push and be innovative. First off, gente a 50 minuti hanno mostrato un tipo di gioco e uno e basta. Sono sconvolto. No NFTs, nothing like that. Hanno mostrato just to uno. Lower that Di solito to get players in. But we're also ci sono molte cose simili, ma cazzo siamo ancora uno. Siamo sempre lì su gioco nello spazio e spara tutto survival horror. Sono le uniche 3 cose presenti in tutti i giochi mostrati finora. L'unico differente fino adesso è Street Fighter 6. Still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow. Isometrico. I love it. 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that Qualcuno ha detto in chat che secondo lui è isometrico. C'aveva ragione. Franchise coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Mi prego, indie, salvatemi! Non ci credo che l'unico indie che hanno mostrato era un survival horror. Oh mio Dio, sì! In the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a Sunday. Non dimmi che è isometrico. Non dimmi che è isometrico. Prego. No, non credo sia. No, non è isometrico. È un survival comunque, ma non è un survival horror. Let's go. Abbiamo levato almeno uno dei tag. Abbiamo levato il tag horror. Già un passo avanti. Oh no, quella è una pistola. Non ho capito un cazzo. Un trailer di merda anche questo qua. Va bene. What a breathtaking trailer. High Water is an No, Jeff, non era un breathtaking trailer, faceva cagare. Extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today,
but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work. Ed è per questo che ora annunceremo un altro gioco di guerra. Our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Questo abbiamo già visto? Out of the Blue, Raw Fury. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. Signore, si rende conto che non ha un naso? My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. Come ti stanno gli occhiali in faccia senza un naso? Is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Ok. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Come si chiama? Il film di Jim Carrey. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Come si chiama? Truman Show. È il Truman Show al videogioco. Non mi ricordo mai il nome del Truman Show. Bellissimo film. Don't worry. I'm going to get you out of there. È il Truman Show videogame. Può essere figo, onestamente. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Un sequel di cosa? Il gioco con gli squali? Coffee Stain. Sa di canzone copyright. Sì. Secondo me è canzone copyright. Non voglio rischiare questa perché mi sa proprio di canzone che mi blocca la live. God Simulator 2. Ok. Sure. Va bene. L'avevano già annunciato? Me l'ho dimenticato di stesso. Ah, quindi era già stato annunciato. Non mi ricordavo mica che l'avessero annunciato. Ok. Tre. Ah, il 3. Sì. Concordo. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns. C'è il 2? I don't fucking know. The studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Forse è il meme fatto apposta per far domandare alla gente esiste il 2 ma il 2 non esiste. Non saprei. Il 2 è Modern Warfare 2. Cazzo, quella serie è incasinatissima. Non capisco come funzionano le sequel e l'ordine dei giochi. Non mi torna per nulla. Wow. È proprio Venom. Fate vedere il gameplay. Surrender your pain.
Damn. Venom do be thick, though. No, infatti non esiste. Nice. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Spider-Verse anche? Gli Spider-Man differenti o semplicemente sempre Spider-Man con una diversa? Credo sia sempre lui. Non mi ricordavo Diablo Immortal con questa grafica. Avete sentito che per comprare e potenziare tipo tutto un set di un personaggio, non so bene come funzioni Diablo, tutto il set di un personaggio su Diablo Immortal che è uscito qualche giorno fa, hanno calcolato che per arrivare a livello massimo soltanto con soldi e utilizzando le microtransazioni devi spendere $110.000. Ottima idea. That used to always work. Well, it did that one time. Sì. Sì. Sono molto bravi quelli di Blizzard. And now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. Non so se voglio vedere questo trailer. A couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead. Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult. Sì, sono 2 settimane, non so perché dobbiamo vedere un altro trailer. Look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet, super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Non voglio vedere questo trailer. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Il primo trailer non me lo posso neanche guardare. Come va, gente? Tutto a posto? Canale trailer. Primo gioco importante che non è un survival horror spara tutto nello spazio e non posso guardarmi il trailer perché il gioco sta 3 settimane, quindi non ha senso neanche guardarlo. Ottimo. Credo stiamo mostrando l'intera boss fight, vero? Fatto bene a non guardare. Non voglio sapere come sia. Knockout! Sì, hanno mostrato l'intera boss fight. What the fuck? What? Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week.
which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. La boss fight per la nonna. And that's not all. Spoiler! More Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League. Nessuna di queste conferenze qua mi interessa, onestamente. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Neon White. Ah, questo qua me lo ricordo. Uno sparatutto, ma uno sparatutto con le carte. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Sì, è un gioco è il gioco dei PNG tuber, esatto. Esattamente quello. 10 days here. New day, new mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. È anche dating sim? Esce il 16 giugno. Nintendo Switch e Steam. Non so se è free to play. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. Gioco sviluppato da un singolo padre polacco. Per la maggior parte. Vediamo God of War. God of War sono sicuro non ci sia oggi. Big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, I had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Sembra onestamente carino. Per una persona a cui interessa un titolo del genere. A me, cioè non è per me. Tonight, we wash this whole damn city down. Il 3 agosto. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Warframe. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got we just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out. Right? We have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. And I know right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category. Se volete Protea, andatela a prendere. For you if you are properly linked Se up. non volete Protea, Protea, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with avete the game. invece il mio rispetto. You have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Nice. Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and
we usually do a little bit of a gameplay. Potremmo darle un paio di più di idle animation. I think a lot of people can suspect what it might Non be, sempre la but I'm stessa here dove to kind of palleggia. confirm what it is that Giusto Tunnel per- Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're gonna get your first look at the Deviri paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years, but Deviri paradox is gonna be what Tunnel Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. Ok, espansione. My child, my friend. What was done is done. New dangers, new choices await us now. For now, dream of who we were and of who we have become. Ok. Potete avere anche lei gratis. Se andate a vedere il tenno con il 16. E anche lui. Anche lui. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact Studio. Lo sa anche lui. Across mobile and PC. Lo sa This anche lui. studio continues to deliver. Non è stronzo. And this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Genshin Impact nello spazio, è quello che so. È fatto sempre da Mihoyo, giusto? Sì, ok. Non ho ancora visto nulla a riguardo. Non ho sentito tanto parlare. You are in a daze right now. È un RPG a turni? You don't know who you Ci può stare. are, why you're Gameplay here. nuovo, no. Non ci sia ancora stato un RPG a turni oggi, va benissimo. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. Ma anche gacha, ovviamente è gacha. You know in your heart where you're heading. You will arrive at the Come end sembrano le of the waifu. story. Non mi piacciono quelle di Mihoyo. O dell'Oio, vero? Come lo volete chiamare. That's the you I like. Che prima c'era Honkai Impact. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo La Fool. Coming soon. Non sapevo neanche la data per adesso. Ok. Godfrey. That's not all from Hoyoverse. Today I'm True. excited to introduce you to Questo è DLC di Elden Ring. their next major new IP. Ah. It's a futuristic urban Cazzo, si va nello action spazio, game. non me lo I sei have to say, I'm aspettato. blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Questo è l'altro gioco di Hoyoverse. È Zenless Zanzibar. Zebra. Zanzara. Zinco. Zorro. Zucchero.
Zenless Zone Zero. Non credo sia un buon titolo per un gioco. È difficile ricordarselo. One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF È un gacha, sì. one exciting aspect of the game. Di MiHoYo, saranno tutti gacha. Until now. Sì, non si è visto niente, volevo capire un pochino di più come fosse il gameplay. Nessuno di questi due però mi ha ispirato molto. Genshin, la prima volta che l'ho visto ho detto, ah, sembra Breath of the Wild ma anime gacha. Infatti lo era. Per la maggior parte. Questa invece non mi dicono troppo. Gravier che qui finisce per diventare addicted ai giochi di MiHoYo. Ho appena detto che Genshin Impact mi ispirava e gli altri due no. Cioè, non penso giocare agli altri due, quindi non gioco a Honkai Impact, non me ne frega nulla. Credo questo gioco l'abbiano mostrato 40 volte. Il lato per Yelan non ancora. Non è da 2 anni che ci mostrano sti trailer di sto gioco? Perché esce tutto il 16 giugno? Esce tutto il 16 giugno. Oh, guerra. Oh, sì. Poi il gameplay è un isometrico. Final beta ad agosto. Sei nuove culture da Sud America. Humankind. Sure. È sempre Humankind? How far will you push humankind?
Sega. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates Il cappello ora degli occhi lo puoi lanciare e saltarci sopra. Reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってるし。Perché non è in cel shading? すごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。Perché? なんだありゃ。おい、落ちるぞ。No, questo non dovrebbe essere un Warriors. Questo gioco non è un Warrior. C'è proprio bisogno di presentare i personaggi. Mi hanno messo in ordine di taglie? No, perché c'era... non c'era Chopper per primo. Però quasi. Filled with new encounters and hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits. Perché non è in cel shading? Beyond imagination. One Piece Odyssey. Qualcosina in più? Per capire come cazzo è il gioco? あなたたちの記憶を元に作られた世界よ。È un mondo creato dalle tue memorie. Vuol dire che c'è il cattivo che ha il frutto del diavolo, memoria e memoria, ha creato l'intera isola. And we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Ok. Ringo. Queste sono le voci. Basta spoilerare tanto. Queste sono le voci inglesi di questo gioco? Gioco è. Take my hand. You get one more chance to make things right. So that's our mission then. Save the world. Soul Hackers 2. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. Nuovo gioco di Atlus. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% Ci sta, credo l'avessero già mostrato in passato, ma non saprei. Non so nulla a riguardo, onestamente. Mi piaceva la style. Era già meglio stato quello di One Piece Odyssey. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Spin-off di Shin Megami? Non lo so. Potrebbe. You nuts? Pubblicità di una TV.
Non lo so, io sono ancora bloccata a One Piece Odyssey. Sto ancora pensando a quel gioco, onestamente. Cioè, come sempre, i giochi di One Piece ovviamente hanno un potenziale colossale, perché One Piece è uno dei mondi più approfonditi e con più world building di sempre, praticamente. Puoi fare talmente tante cose, c'è un potenziale talmente tanto grande che puoi farci 1000 cose differenti. Di sicuro l'art style non mi piace, perché non capisco che non si rifiutino di fare giochi anime con la grafica anime. Alcune volte, non lo capisco come cosa. Però se è carino, potrei anche pensarci. Devo prima vedere altro, però. Capcom Arcade Stadium 2, altra collection giochi arcade. World building quasi quanto il Summer Game Fest, vero? Verissimo. Nintendo Switch has games. Ah no, ok, Mario Strikers. You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So, prepare to do whatever it takes to claim victory. So much Che tra l'altro esce fun, domani. it hurts. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Puoi sparare soltanto sul beat? Mi suona più fastidioso che divertente, onestamente. Forse... No, non mi ispira. Mi sa di fastidioso. Dipende dal senso del ritmo. Ma stai già facendo 1000 altre cose che puoi stare a ritmo con tutto il resto. Mi sembra strano. Cioè, non è ovviamente impossibile da fare, puoi chiaramente farlo, però non saprei, non... Ho paura che non aggiunga niente, ma anzi levi dal godimento del gioco stesso. Non lo so. In ogni caso è Doom. Vabbè, quello è ovvio. Level infinite. Grazie. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as they mentioned, a demo has launched. La nonna è diventata una pro. Sta migliorando tantissimo la nonna, incredibile. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Questo non fa parte della Dark Picture Anthology, vero? No. No. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just going to fall right down at the bottom of the well with the rest of them. Io ancora giocare l'ultimo gioco della Dark Picture Anthology. What's the point of that? Sì. Giocherò di sicuro. What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Oh, c'è lui come attore. Goddamn clue. Io lo conoscevo, lui è bravo. All right, let's do this. Gli altri non li conosco.
Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna Nessa attrice di Antidote. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. E corri. 10 Them's the rules, you noob. Domani? Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realm. Sembra la trama di un film horror anni 80-90, è l'obiettivo. Può piacere, può non piacere. Nightingale. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. Survival? If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void. Foul tarnished. Waiting to get in. In search of the Elden Ring. Be ready with your axe pick. No, non è quello. Non credo. Survival non horror. Non è detto. Non è detto. Shadows have offended. Think but this, and all is mended. Teschio significa cattivo. Non sembra così male. Tra tutti survival. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Saints Row Boss Factory. Non mi ricordavo si chiamasse Boss Factory. Guys, you gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Trailer dedicato alla personalizzazione? Trailer dedicato alla personalizzazione. Vabbè. Di sicuro è una cosa importante in un gioco del genere. Quello era Luffy? Ho visto Luffy là in mezzo. Musica copyright. Quello era Luffy? Sto bene? Allora, abbastanza Luffy, no? GTA 6, no, non ci mettiamo a fare il discorso del tipo, oh, ma senso è solo GTA. C'è c'è da 15 anni un dibattito. Chiaramente sono ispirati, fateli fare la roba. Che non senti il tuo tempo che viene buttato nel cesso? Abbastanza. Sembra che ci sia un sacco di personalizzazione, però. Sembra tu possa fare nel mondo, perché puoi creare dei mostri e puoi creare una persona normale anche. Che ci sta. Anche a livello di fisico, che molto spesso
si limitano molto, ti fanno personalizzare molto la faccia, ma non la conformazione del corpo. Ci sta. Download now, è uscito oggi? Ah no, pre-order now. Non ho capito. Cosa scarico Next, we got adesso? an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Sure. Ci può stare. Pubblicare soltanto l'editor. Vuol dire che si fidano molto di aver fatto un buon lavoro. Ci sta. So you're gonna restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Warhammer 40.000, gioco da tavolo bellissimo, giochi medi. Non lo so, io non so niente di Warhammer, so soltanto che è molto famoso ovviamente. E che la gente spende ore e ore della propria vita a colorare statuette di Warhammer. Questa è la cosa principale che so a riguardo. That's the first part done. Get to the base of the matrix bar and put those cryonic rods to work. What are you waiting for? Get it in place. Non lo so, anche con trailer del genere, cioè onestamente, si conosce talmente tanto bene questo tipo qua di videogioco che basta mostrare 10 secondi e sai già tutto del gameplay. A meno che non c'è qualcosa di nuovo da mostrare, e quindi vale la pena mostrarlo, cioè, fare un trailer del genere comunque dici, cazzo, l'ho già visto 80 volte oggi sto trailer qua. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Silent Hill. Si diceva che loro dovevano fare un Silent Hill. Cioè almeno questo rumor tecnicamente. Però no, Layers of Fear ha detto. Giusto. Però c'è il rumor che loro dovrebbero lavorare pure a un Silent Hill. Si vedrà. Sì, questo qua è un horror perché è Layers of Fear. Proprio dal nome si capisce. Non ho mai giocato il primo mi ispirava però. Sembrava carino. Non incredibile ma carino. Trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness. And it is mine to tell. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. Cioè, questo sarebbe un annuncio in realtà anche abbastanza importante se non fosse stato che abbiamo già visto una roba come 10 horror oggi. E questo è il problema di fare tutte cose simili a livello d'annunci. Che poi quando c'è qualcosa che è interessante, tipo questo Layers of Fear 2, lo guardo e dico, cazzo, ok che potrebbe essere carino, ma merda, ho già visto 10 giochi uguali oggi. I was trapped.
È difficile tenere l'interesse alto. Là è scesa leggermente. Non si chiama sempre Layers of Fear? Ah, Layers of Fears. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin, to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Co-op Nightwing. PvE online. This showcase is the first in our character series. Non so niente di Gotham Knights. We're looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Fortnite. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, è lo stesso paraglider. it's up to me. Ma vedete il vero gameplay per capire cos'è. Perché così non capisco nulla a riguardo. Con tutte queste I got this, Bruce. riprese strane. Oh no, Batman è morto! That was Gotham Knights, and now we welcome, oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. The Last of Us remake. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog. Davvero come cosa. And, I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters. Qualcosa è un liccato. Sa benissimo che è liccato tutto. It means so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. Quel ponte là dietro sarà molto difficile da indovinare.
Anthony Newman and Joe Pantnati, all veterans of Uncharted and Last of Us, and you're going to see a lot more of this game come next year. È la modalità online che doveva uscire con The Last of Us 2 che si è trasformata in un nuovo gioco praticamente. Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day, it feels like. Up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't, I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey and not only directing stanno facendo una serie televisiva di Last of Us. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. Pedro Pascal and di it Mandalorian. really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple of actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Abbiamo degli attori, let's go! Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. Noi l'abbiamo visto I'm a little prima. confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of the talent and helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. È Troy Baker che fa la voce di... You guys when you filmed your stuff. There's been so much È stuff Joel, non me lo ricordavo. On the internet, there's so much talk about what's being filmed, and I think you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've except had for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. I have to say, when I walked out on set. To be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't. È incredibile come non ho ancora visto la conferenza Devolver Digital, ma sono convinto al 100% che sarà migliore rispetto a questa. I need to see it. I think it is going to be. Sapevo sin dall'inizio, però non stavo così tanto. I love the story. I love just being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and
Are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited to... Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? Why? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision. We're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at The Last of Us Part 1. The Last of Us 1 con l'engine di The Last of Us Part 2. Hai fatto da Been zero. on quite the adventure, little brother. Da zero, adesso si vede. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Questa è la remake o la remastered, non lo so. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Credo sia remake. It can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's dico che non ce n'era bisogno. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these. These performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, right? actually, we came up with a process where you could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're studied. seeing side by sides here just how much it has changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything? Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed Sure. the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things. Sì, we can hanno talk about, utilizzato i modelli brand new migliori AI, adesso. like all the combat is redone. Non lo so. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC. Non ne sento proprio we wanted bisogno. to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys Figo, però non ne When was the sento last proprio time you guys bisogno. Played the game. I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. È comunque una figata perché stiamo parlando di un livello grafico, un livello di produzione di The Last of Us Part 2 che è un colosso come gioco. Però se avessero speso quel tempo a fare qualcos'altro di differente avrei preferito. Cioè, in quel senso lì direi. Cioè, non è una cosa brutta quella che hanno fatto ed è sbagliato perché comunque c'è chiaramente un miglioramento. Però mi sembra un po' uno spreco più che altro. Non è una brutta mossa, ci sta, però mi sembra un po' uno spreco. È per questo. Think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this, again, to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky. Okay. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks. Questo annuncio importante continua con altro. Released September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay.
Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Ci sta, però, perché gli richiederà molto meno lavoro fare un remake che un nuovo gioco. The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit. Boy, Fine, including an exclusive was look that a at the conference? And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. Questa è la peggiore finora. Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Non mi aspettavo nulla, però che merda. È la mia stessa reazione al momento attuale. Non mi aspettavo nulla perché... What the fuck? Che ho fatto? Happy birthday to... Shut up. Ma non mi aspettavo nulla perché... Non mi aspettavo nulla, non entro mai aspettandomi qualcosa. Aspetta, però... Cioè, di solito... tendono ad annunciare sempre la solita roba e niente di troppo diverso a livello di genere di gioco e presentazione e tutto. Ma da quest'anno però era davvero grave come cosa. Cioè, avevamo memato diversi anni fa comunque il fatto che tipo c'era un Game Awards dove c'era gioco sparatutto, gioco fantasy, gioco sparatutto, gioco fantasy, gioco sparatutto, gioco fantasy. Minchia, qua è peggio. Qua era peggio. Minchia. Questo è abbastanza grave anche addirittura. Fai il ready che prova ad impiccarmi. No, noi rimaniamo in live fino alla mezzanotte per vedere la conferenza Devolver Digital ora. Tra 2 orette. E quella sarà interessante, spero. Quindi ora aspettiamo mezzanotte, yes. Tanto non c'avrei nulla da fare. Anche se interrompo la live e torno tra 1 ora e mezza, non faccio niente in mezzo. Quindi tanto vale la pena rimanere adesso in live. What the fuck? Ma che cazzo era sta conferenza? Cioè, gli annunci più memorabili per me in tutto è One Piece Odyssey. Era il gioco più diverso di tutti. Era un JRPG in un mondo differente rispetto a quello di tutti gli altri. Era il più differente. Ed era semplicemente un gioco di One Piece, che solitamente sono una merda. Cuphead non mi sono anche guardato il trailer perché il gioco esce tra 3 settimane. Cosa mi guardo un trailer di un gioco che esce tra 3 settimane che so già che comprerò? Che mi serve quel trailer? L'hanno già fatto vedere One Piece. Sì, lo so. È quello il problema. È esattamente quello il problema. Possibile che annunci in un'altra diretta? Io come ho sempre detto, secondo me è un trailer droppato a caso. Speravo che Jeff volesse fare la... Ma no, chiaramente no. One Piece e Hoyoverse soltanto. Sì, e anche i trailer di Hoyoverse comunque non erano buoni perché mostravano poco. Cioè c'è anche questo problema qua. Spessissimo durante il Summer Game Fest, durante i Game Awards, hanno la maggior parte delle volte anche il problema che non solo mostrano trailer di giochi proprio simili l'uno con l'altro. C'era quell'anno in cui erano tutti co-op PvE contro zombie. C'era l'anno in cui era sparatutto fantasy, sparatutto fantasy. E c'è sempre un po' troppo sparatutto. Ma cazzo, il problema è che anche i trailer erano... La maggior parte erano fatti male. Anche quelli che erano differenti, tipo One Piece Odyssey. Cazzo, è un trailer di 1 minuto e mezzo, di cui 1 minuto era utilizzato per presentare dei personaggi che conosciamo da 25 anni e che sono tra i più famosi al mondo. Che cazzo me ne frega di sapere che c'è Brooke nella... tra gli Straw Hats. Lo so benissimo che c'è Brooke tra cappello di paglia. È entrato a far parte nel
2008 durante Thriller Bark. Che cazzo me lo presenti, Brooke? Poi c'era il trailer del gioco di Warhammer, che è uno sparatutto generico. Era uguale a tutto il resto. Poi c'era il trailer del gioco indie, cos'era, polacco? Survival horror nello spazio. Dopo aver visto Callisto Protocol, che è un survival horror nello spazio. Modern Warfare 2 che non è Modern Warfare 2. Sta cosa me la dovete ancora spiegare. Sono passate 2 ore e mi dovete ancora spiegare sta cosa perché nessuno me l'ha ancora spiegata bene. Che cazzo di differenza c'è tra Modern Warfare 2 e Modern Warfare 2? Sta andando avanti alla live con una scenetta del cazzo. Sì, non c'è motivo di guardarla. Perché sia il filler prima di altre conferenze. God Simulator 2 e 3 non si capisce. Ma anche lì, God Simulator 3, non lo so, mi sa tantissimo il gioco del 2013-2012, quando era uscito. Era ottimo per l'epoca. Adesso non lo so. Credo che Modern Warfare 2019 non sia un remake di quello vecchio e Modern Warfare 2 nuovo sia un sequel di quello del 2019. Però ci sono gli stessi personaggi di quello dell'originale. È tipo un reimagining dove il gioco è per la maggior parte lo stesso, ma cambia qualcosina a livello di trama e qualcosina a livello di livelli. Non ne trovo comunque il bisogno. Preferirei facessero qualcosa di nuovo comunque. In realtà non so un cazzo in ipotesi. Tipo 7 remake. Sì, ma se metti 7 da un lato e 7 remake dall'altro dici merda, sono 2 giochi diversi. Se mi metti Modern Warfare 2 da un lato e Modern Warfare 2 dall'altro, sono lo stesso cazzo di gioco. Di nuovo, non ce n'è bisogno. Stessa cosa di The Last of Us Remake. Non ce n'è bisogno. Cos'altro c'era? Sto pensando cos'altro c'era. C'era Aliens. Layers of Fears. Senza customizzazione. Votate. Quell'indie con la Study Seasons. Minchia, se avesse la Study Seasons sarebbe stato già più interessante. Non è proprio a quel livello. Non è esattamente a quel livello. Oh, stanno mostrando. Stanno mostrando nuove immagini di questo gioco qua. What? Ok. Of the strange creatures of this planet. Ora ci sono gli indie? Together, you have to make it through both the harsh and beautiful environments of Novo. Come ho detto in passato, mi piace la style del gioco eccetto del protagonista che è brutto. Through deep and cold caves. Unraveling long forgotten mysteries. Questo è il trailer più interessante onestamente di oggi. Lead to your destined future. Sembra comunque nel lunghezza d'onda di Limbo o Inside e roba simile. Planet of Lana is really a labor of love, and we're very excited here at Wishfully to bring you what we believe is a truly unique adventure. And beyond the companion-based puzzle solving and hand-painted art style, you will experience an engaging story with twists and turns that hopefully will stay with you long after the credits have rolled.
Planet of Lana is coming to Xbox and PC this year, and you can wishlist right now at Steam or sign up at our newsletter at planetoflana.com. Esce quest'anno, ma non sappiamo ancora la data. Sarà tipo settembre, ottobre. This next title from Two Star Games is quite literally an on-the-rails shooter. You and your little yellow train with its mounted machine gun and exquisite collection of bobbleheads face off against a demonic clown-faced train who is hell-bent on devouring human flesh. This is Choo Choo Charles. Hey, I'm Gavin. I'm the solo developer behind Two Star Games, and I'm currently making Choo Choo Charles. Choo Choo Charles. Ma questo è un gioco basato sulle mod di Thomas the Tank Engine, scusate. Ma cosa? Un gioco basato su quello? La conferenza ha un nome diverso? No. Tocca te lo lascia così. Upgrade it over time and then use it to fight an evil spider train named Charles. Questo è un gioco What the fuck? Hanno fatto un gioco su Thomas the Tank Engine. If you pump enough lead into his face, that'll probably encourage him to run off and find something else. Come cazzo si chiama? Thomas? You have one goal above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 and fight him to the death. To do that, you'll need to explore the open world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful new weapons and scraps that you can use to upgrade your train's speed, armor, and damage. È un survival contro Thomas. You'll need to leave the relative safety of your train and venture out on foot. The Tank Engine? Come si chiama? This is where things get really dangerous, with Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to feed to him. The Tank Engine, ok, sì. Non metto là perché The Tank Engine cosa significa? Non significa il treno? The Tank Engine, forse un nome per chiamare quella parte del treno, non lo so. Scomodissimo come porta. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. Slenderman. Best be careful out there, because it might be unwise to wander too far from your train. If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now, because you have truly angered the beast, and you'll either escape with your life or see it flash before your eyes. Nuova prediction. Avremo notizie su Silksong oggi, ah sì, chiaramente. If it sounds like something for you, be sure to follow and wishlist Choo Choo Charles on Steam. I'd greatly appreciate it. It really does mean a lot. Mi interessa più questo che tutti gli altri giochi di oggi. We've got a special one for you. It's very personal and near and dear to I am8bit because it's a I am8bit Presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Per oggi intendo fino a fine Devolver. Sì, perché Devolver presenterà Silksong, chiaramente. Games, and they hail from the arcade amusement space. They've designed escape rooms in real life. Better they talk about their game than me. Here they are. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle, the art director. Wait, am I supposed to say I'm the... Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. We're the founders. And I'm Michelle, the art director. Oof, okay. This is... I hate that. All right, once more with feeling. Another one. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle. And we're Coin Crew Games. When Coin Crew Games was founded, we were actually building real-world escape rooms and arcade machines, but when the pandemic hit, we needed to pivot.
So we decided to take those learnings, building real-world escape rooms, and transpose them into a digital format, and thus Escape Academy was born. È un gioco tutto basato su escape room. Good luck trying to hack me without sufficient power. Probability of your expulsion, high. Escape Academy is an escape room adventure game that you can play either single player or co-op. Sì, è un gioco ma perché cazzo ci sono già più varietà in 3 titoli del post-show che in tutto lo show What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. Cazzo le pensa ste cose? We're all fans of escape rooms, so when we couldn't find a digital, authentic escape room experience, we decided to make one ourselves. Walls are often misleading. Sembra anche carino! Cioè, ma stiamo scherzando? Escape Academy isn't just a puzzle game. It's an escape game, and it brings that play pattern home. We have a huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. And in addition to that, you can solve un gioco puzzle every praticamente, puzzle perché le using escape room just your sono quelle, in mind. fin dei conti. No dexterity required, although you may want to bring a paper and pencil. The academic theming preso il is ratto. the leverage to create a wide variety of rooms that support the narrative and put players in situations they would never find themselves in real life escape rooms. Certo, perché non sei nella vita vera. When we were designing the game, it was really helpful to have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real-world escape rooms as sort of a design anchor to buoy us to. Prima non c'era, cosa hanno annunciato? Niente. I did not anticipate the rodent assisting you. Bad turmeric. Sadly, that rat will be no help in bypassing my lasers. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey of Escape Academy. Carino class style, onestamente. Il game è più poligonoso, quindi non si traducono così bene i design, però throughout your journey at the academy was definitely a design pillar we wanted to make sure came through in the final game. posso dire anche che mi sta abbastanza sul cazzo il fatto che molto spesso durante le post-show, il pre-show è la sezione in cui vengono confinati i giochi indie come se fossero meno importanti rispetto ai giochi AAA ormai. Cioè, c'è ancora un po' questo messaggio là che passa un po'... Lo stigma forse è una parola troppo forte, però il fatto che i giochi indie siano meno importanti rispetto ai AAA, quando... Di nuovo, abbiamo visto 3 giochi fino adesso, sono stati tutti e 3 più interessanti rispetto a ogni cosa mostrata in 2 ore di conferenza. Out there, all those organizers. It's from a studio called Max Inferno, and it's a game about getting things lined up just right. It's called A Little to the Left. A Little to the Left. That's a cat! Ma che bello quel gatto. È leggero bias tu però sugli indie. No. No, non troppo. Perché il gioco più atteso praticamente adesso è Silksong, che è un indie. Non credo avere un bias. We are Max Inferno. Yep, and we're really excited to share with you today a cozy puzzle game that we've been working on called A Little to the Left. A Little to the Left is a game where you sort, stack, and tidy up the house. No. In each level, puzzles are hidden among regular household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way. Sì, è Puzzle OCD Edition. Many of the levels have multiple solutions. Anche questo mi interessa. It's all about observation and imagining the different structures that could be at play. È stranissimo, voglio provarlo. The game takes inspiration from our own home. È un gioco per maniaci dell'ordine, sì, ma è... And some of our own little tendencies. È geniale.
Another big source of inspiration for Cosa the game significa? È is our fighissimo. cat, Rookie, who should be around here somewhere. C'è anche più interessante come presentazione. Will show up on the periphery of your gameplay and undo your tidy work, just to shake things up a little bit. The game Voglio starts off giocarlo pretty simple, subito. but as you progress, the logic behind the puzzles becomes a little more surreal. Ma è fighissimo! There is a lot to tidy up in A Little to the Left. Actually, every day brings something new. C'è pure un plot surreale, è fighissimo. With the daily tidy delivery, you get even more out of our favorite puzzles. And you earn fun badges too. Well, thanks for Sono pure stopping gli by. achievement. We hope you enjoy A Little to the Left when it releases later this year. È pure un buon titolo per sto gioco. Ha senso. Quanti puzzle sono? Una cinquantina mi sembrava. Circa. Fighissimo. Non ci hanno detto la data però, vero? I've been excited about this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. And the title says it all. You're a bear, you run in bed and breakfast in the woods, and it's really freaking fun. We're debuting a brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. World premiere! Ah, sì, ho visto credo la demo di questo gioco. Credo, se è quello che penso io. Non è così il gioco, eh. Se è quello che penso io non è così. I'm Ioana. And I'm Rajesh. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you our first game called Bear and Breakfast. It's a laid-back management adventure game where you build and run a B&B in the woods, but you're a bear. Eccolo, sì, l'ho già visto. È uscito la demo un anno fa, se non sbaglio. You play as Hank, a young, Sembrava anche curious carina la bear demo. from Silver Valley who lives in a small home with his mom and two best friends. Sì, The Devil Inside è un indie. We grew up on management sims. Games like Theme Hospital were big inspirations for us, but we also wanted to make a game that tells a story Imbarazzante come questo è tutto alongside carino. management stuff. Concordo. So it turns out that humans are coming back for some reason, and they need a place to stay. There's old, rundown buildings all over the place, and you're just the bear for the job. Questo spero che venga tradotto in italiano, se no è ingiocabile. Story that you advance Live, by solving almeno. quests. A Io lot lo of them posso fare, involve però. finding materials, building rooms, Quando mi avrò il crafting tempo. furniture, and decorating stuff. Praticamente un gestionale dove devi gestire una community nella foresta. E tu sei l'orso che gestisce tutto perché non lo so, non me lo ricordo. For instance, beds give comfort, showers give hygiene, that type of thing. You have to make sure that your room scores are high enough to satisfy whatever your guests are asking for. Each type of score comes with its own challenges. For example, later on, you'll need to cook food for your guests through a minigame. There's a lot more to Bear and Breakfast.
but you can play at your own pace since the game won't rush you. Oh, and there's definitely no creepy subplot hidden somewhere in the forest. Oh no, un survival horror! No. We're very excited to be part of Day of the Devs this year. Questo è il tipo di gioco che se ti piace il genere ci puoi spendere una quantità di ore imbarazzante. Thank you. C'è sta cosa di cucinare per cosa selezionare, è strano. Bed and Breakfast, perché gioco di parole su Bed and Breakfast che sono I don't want to say a lot about this next one. It's full of secrets and puzzles and mystery that are best discovered on your own. It's a beautiful game from a studio called Shared Memory. It's a pixel art Metroidvania full of interesting creatures. It's called Animal Well. Pixel art Metroidvania. Today I'm going to be showing you a game I've been working on called Animal Well. Perché aveva Picross DS sullo sfondo? In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is filled with secrets. Bello. Piace anche questo art style. As you explore, you'll encounter various creatures, but it's not always clear if they're friendly or not, so it's best to proceed with some amount of caution. Alla fine intendo partecipare. No. Eccolo Silksong. Throughout the game, you're going to find various items that will. Un po' cambiato dall'iniziale Gravier. Puzzles. Every item in the game has multiple uses, but you're going to have to experiment if you want to figure out what they all are. Sembra fighissimo. Animal Well is a pixel art game. Carino come si vede. That's not just a pander to nostalgia. Le stanze. It's a technical opportunity. A 4K TV screen has 144 times as many pixels, but that means I have 144 times as much processing power to apply to each pixel. Throughout the game, you'll see a lot of things like fluid sims or dynamic lighting effects that haven't really been used in a pixel art game before. Molto bella la pixel art, non ce l'avevo molto. Designing Animal Well is a layered experience. So what that means is the base layer is something the average person can play through and enjoy to completion. But then there's a second layer, which for most games you would consider this part like 100%ing the game. There are lots of hidden items in nooks and crannies throughout the world. They're not obvious, and you might need some help to find these. The third layer has puzzles that don't really present themselves as puzzles. They might go unnoticed for years, potentially, or they might require some community collaboration to solve. Also, ci sono dei mega segreti. There's a puzzle in this video that may require some community collaboration to understand. But the first 10 people to figure it out will get a free copy of the game at launch. And then while you're doing that, you can maybe... Immagino c'entri qualcosa con Picross DS. But yeah, thank you so much. Se volete una copia gratis del gioco, risolvete il puzzle. Non so quale sia, ma c'è un puzzle in questo video. Trovatelo e risolvetelo. Se la conferenza Devolver va come questa, sono contento. Di sicuro tutti i giochi mi colpiscono di più in paragone rispetto alla conferenza di prima, perché non si può andare più in basso rispetto a prima. Però per adesso sono davvero tutti fighi.
onestamente. Next up is Naiad, Cioè, quello che mi interessa di meno è quello del treno. Exploration game where you play as a water nymph, traversing a zen and peaceful world. This game comes to us from Highwarp, a solo developer from Spain. Hi, I'm really happy to be part of the 10th anniversary of Day of the Devs at this exciting Summerfest edition. Quindi questa come conferenza è Day of the Devs. Ah, ok. Studio from Spain, working on bringing to life very unique and personal games. Non è il post show. I would like to say with you a preview of Naiad, a relaxing and colorful exploration adventure about flowing by a river. I put all my love creating every part of this game, so please enjoy. Questo è differente. The journey starts with the birth of a little water nymph at the spring of the river. Naiad will grow up and mature, obtaining vitality from floating leaves and flowers, learning to swim like a duck, dive like a fish, dance like a frog, finding other adorable friends like butterflies, rabbits, snakes, turtles, crocodiles, and much more. Help them to find their way, avoiding obstacles and dangers, using your skills. You will immerse through a lot of beautiful places like a deep forest, a dark cave, a joyful creek, and more. Water, symbolizing life, starts pure and fresh, and little by little, it will be fading into dark. You can sing to regenerate the nature, making sprout flowers in your path. And you must do your best, because the humans are controlling this river wall. Humans create their own fake rivers, like these noisy roads with strange smoke creatures. You are the guardian of this river, and that seems to be a difficult task, but don't be afraid, because a tiny cloud will take care of you from the sky. The beautiful hair of Naiad is like its vitality. You can make it grow up under the sun rays, change its color, even tie small flowers on it. Creating Naiad, I focused on a wholesome experience. Enjoy it at your own pace, exploring and flowing. Naiad will be available for PC and consoles by the end of this year. Thank you for watching. Non credo sia per me, onestamente. Però sembra carino. Uno di quei giochi a esperienza. Sì, molto chill, chiaramente. Però molto figo comunque l'art style. È di sicuro diverso rispetto a molte altre cose. If you ever find yourself longing for the good old days, then why not take a trip back to the Stone Age in this cooperative life and farming simulation game from Sodaden and Cryptico. Hunt and gather to care for your settlement, explore the ancient world around you, and best of all, become a friend to the mammoths. This is Roots of Pacha. Hi, I'm Timo, co-founder of Sodaden along with my brother. Roots of Hi, Pacha? I'm Karen, the narrative designer. We're based in San Diego, with the rest of the team in Argentina. Hola a todos, I am Dancer, the main artist. And I'm Johnny, Timo's brother. We are the team developing Roots of Pacha, a farming sim set in the Stone Age where you help your clan develop the ideas that shape humanity. In a time when there weren't stores to buy seeds or anything else, you'll build your village from the ground up. Instead of using money, you'll transform the world around you by contributing and working with your clan. Starting Credo sia la Stardew Valley, tra of this new virgolette. land, discovering plants and resources along the way. Many of the ideas you developed were the cornerstones of early civilizations like farming, domesticating animals, and the creation of tools that are now common. Ideas will build on one another, and after a while, you'll find your community transformed. Sa di sì. Dà molto quell'idea come ora di Stardew Valley. Ovviamente non la stessa cosa, perché già da questo si vede che c'è una logica differente nel tutto.
C'è una filosofia diversa, però credo che sia un po' su quel format all'incirca. You'll venture into the caves to meet the spiritual world, to try and explain who you are and why you're here. Sì, chiaramente ispirato a Stardew Valley. Come si chiama sto gioco? Non me lo ricordo. The game's Stone Age setting was inspired by the book The Clan of the Cave Bear. Legend of Pacha? Non si chiama così. Story of Pacha? No, è del genere. Roots of Pacha is set in simpler Roots times, of but Pacha! society is still complex. For example, finding something to eat went from satisfying a basic need to making a dish and creating a reason to gather. Non è Stardew Valley, no. As you discover ways to make life easier, you'll find time to experience all the fun Pacha's world has to offer. You'll get to know your clan, meet others living around you, and maybe even find that special someone. Our love of farming sims started with the first Harvest Moons, and Stardew Valley took it to the next level. Okay. With Roots of Pacha, we want to make our own unique contribution to this genre. We're working on this project with all of our hearts. We're super excited for you to play the final version. In the meantime, we have a brand new demo that just went live today. Popolarizzato Thanks da for having Stardew us. Valley. Muchas gracias. Non so se chiamerebbero... Sono live simulator anche Stardew Valley, tipo. Parte. Ti fai la tua famiglia, casomai, ti sposi, ti gestisci la tua... And now I am very pleased to present a world premiere from our friends at Us2 Games, the folks who brought you Monument Valley, Alba, and a bunch of other really, really cool games. Here it is. Testa, The Memories Between. Sembrava un gioco isometrico. At Us2 Games, we really try and take what's meaningful and great about games and deliver that to everybody. So with Monument Valley, we made people care about a character for the first time if they've never really engaged with games very much. And with Alba Wildlife Adventure, we took open world games and packaged that into a kind of theme about saving an island that more people are going to want to engage with than just the hardcore. And with this game, what we really want to do is take these genres that we really love, like roguelike games and turn-based tactics, add a little bit of sports game in there as well, and themes about dreams and conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, you play Dexter. He's a young person in their early 20s who's coming home for the first time, having not left home in the very best way. Their relationship with their mother and their family and their friends, there's a few of them that were a little bit broken. And they were broken because they didn't really have the words to say. And their father, who used to be a big part of their life, unfortunately passes away, and they don't have those tools and that person to lean on to bridge that gap. So they manage to go home, they find this old ball they used to play with their dad. And when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. Okay. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve these creative problems through a ball game. Sono ancora in fase di studiare l'ordine del They find the right words to say to confront these people. The people we're going to be meeting in Desta's dreams are people who were significant to Desta before they left town a couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well. Non capisco bene come sia fatto. And some people Cioè, chiaramente isometrico, ma impression of them in their dreams. Non so bene they've all had a profound impact on Desta's life. These characters are really interesting because all of them are interwoven as part of Desta's story, but also with each other. Credo sia un They problema. don't just appear as abstractions, but they really feel like a part of the makeup of Desta's background. One way or another, the people that Desta meets throughout the game helped Desta become who they are today. And they've taught Desta a number of different things, like standing up for themselves, taking risks, expressing themselves, and more. There are a few different themes in the story, but I would say that certainly loss is a big part of it. Finding yourself, courage and perseverance, and reawakening. No pun intended. It feels like we've been able to put a lot of ourselves into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular is very personal to a lot of the members of the team. I'm sure we can all relate to some of the themes of
maybe having ghosted a friend and not being sure how you could like get back in touch with them, or dwelling over how you might have said something in a conversation and like having that play over and over in your mind, which is like one of the core themes of the game. It's definitely got more depth and more game mechanics than anything we've made before, and it's been designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Desta: The Memories Between in the coming weeks and the coming months. This next game is called Shim. It's a shadow platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows, and a game with a really cool minimalist graphic art style. I hope you like it. Hi, I'm Ewout and I'm the developer of Schim. And I'm Niels from Exernice, and I help Ewout develop Schim. We're located in the north of the Netherlands in a town called Leeuwarden. We are a team of 2, plus the talented people at Moonseller who do the audio. Schim is a game where you move around in shadows. You play as a Schim, a shadow creature. As a whole, Schim is made to be approachable for a variety of players. At its core, it's about jumping around in shadows and platforming towards the end of a level. Each shadow has their own Schim. The player plays around with the Schim of a human. However, this Schim is separated from that person, and it's up to you to find your way back. Mi sono perso. Non potevo andare in bagno durante la conferenza di merda. In the game, you will also help other Schim characters who have also been separated from their shadow. You can help them by finding their object. Ti muovi nelle ombre? Schim takes big inspiration from the feeling of playing as a child. Playing imaginary games with made-up rules. Move around in shadows and jump to the next shadow. Il gioco che faccio da bambino, infatti hai detto che è ispirato a quei giochi che fai da bambino. Check it out and follow us at schimgame.com. Hi everyone, and thank you Dev the Dev for having us this year. I'm Anne, the manager of Asobu, a community hub for indie game creators in Tokyo. We have a space where people can come to work and meet other people, do small gatherings, and we are helping Japanese devs by introducing them to platforms, console publishers, helping them on marketing, or as usually they don't speak English, helping them to apply to overseas events like this one. We played that! And we're also doing a lot of online contents and streams, like our big Asobu Indie Showcase, which will be aired this summer in English and Japanese, or our monthly stream Indie Collection, and podcasts, and many other things you can check on YouTube and Twitch. But first, let's check 2 really cool Japanese titles. Ok. Fox and Frog Travelers. Vediamo. Fox and Frog Travelers, The Demon of Arashino Island, is a 3D action adventure game with a Japanese-inspired atmosphere. You will play as Fox, her girl who finds herself on Arashino Island and starts traveling with Frog. Con background disegnati bellissimi, il personaggio 3D che viaggia al suo interno. Torii gates, Fusto lantern and neon gives light and color to the island. But something is lurking in the shadows, inching even closer. Fox and Frog Travelers is developed by Rias, an illustrator and concept artist that came up with the idea for it, based on one of his illustrations. Spero venga tradotto perché sennò il giapponese non lo so io.
Fox and Frog Long Journey Through the Night is planned for release in a few years. Spooky Scary? E Goodbye World. Sembra un gioco per Game Boy Color? Sì. Sì. L'ispirazione è quella. First game of the young solo developer Yo Fuji, Goodbye World is a narrative game about two young indie game creators, the shy Kani and the extrovert Kumade. Mixing influences from comics like Ghost World and games like The Beginner's Guide. Cosa cambia da Devolver Digital l'evento di prima? Goodbye World is a tale about the passion and struggle Devolver Digital è un publisher, è come se fosse la presentazione EA. Story, rendered in beautiful pixel art in a resolution close to the Super NES and Game Boy Advance. Quindi è un gioco su due sviluppatori indie e quello che vedi come gioco è veramente un gioco che lui ha creato alla mod di Game Boy Color / Game Boy. If you like those games, don't hesitate to wishlist and to follow the devs on Twitter. And if you are interested by Japanese indie scene or indie games, you can follow us on Twitter, on Discord, chat with us, and watch our indie game showcase, which is coming this summer. And thank you again for watching, and Day of the Devs for having us. The process of moving to a new city can be daunting. Our next game, Birth, from solo developer Madison Carr, who hails from Chicago, explores the idea of quelling loneliness through this puzzle adventure. Hi, my name is Madison, and I am making a game called Birth. Ok. Ce n'era uno simile come titolo di recente a questo. Forse no. Forse no. Birth is a point-and-click puzzle game about living alone in a large city. No. In order to quell your loneliness, you decide to create a creature, a friend, a partner for yourself, by collecting spare bones and organs that you find while traversing the city. Indubbiamente. You will explore libraries and post offices and museums and cafes and apartments that don't belong to you. In each of these buildings, you will meet creatures, and you will get to know them by searching through their personal belongings. Okay. Their laptops and phones, their cabinets and their notebooks. Quindi attraverso questi mini puzzle Within these personal scopri belongings, there are puzzles. la storia delle persone che si Some trasferiscono. are pattern-based, some are abstract. There are no instructions, and you are rarely doing the same thing twice. Cioè questo è, ad esempio è simile anche al gioco puzzle che abbiamo visto prima, ma con un concetto completamente differente. Quindi ci sta comunque. Birth comes out this August. I made this game with my whole heart, and I hope that you like it. Che strano. È un po' creepy, ma è fatta apposta. In our next title, How to Say Goodbye, you play as the ghost of a person who's recently died and is embarking on the journey of accepting their own death. The mechanics underscore the message that there's always a way through grief. You may get stuck, but you can always stop, reevaluate, and keep moving.
It's all just part of the puzzle. Hi, I'm Florian, co-author of the upcoming narrative puzzle game, How to Say Goodbye. Gioco puzzle. Chiaramente essendo una conferenza tema indie ci sono molti giochi puzzle. Chiaramente. Però cazzo uno non è uguale all'altro, sono tutti diversi. In How to Say Goodbye, you help a group of quirky ghosts overcome various obstacles and conundrums by reorganizing the level as you like. Funziona. Moving one tile will also push the surrounding tiles. Napsta Block, sì, è lui. Napsta Block the game. The puzzle elements are only moved around, but never removed. So, just like a Rubik's Cube, the puzzles never end up in a state where you can't solve them. Sì, è molto un cubo di Rubik così. Non so fare un cubo di Rubik io. Cioè, 20 di capisci in la logica e poi puoi fare tutto, però. È molto trial and error, credo, questo come puzzle. Follow various characters looking to discover why they are still here and how to move on while trying to escape the grasp of an evil wizard who doesn't know how to let go. Stiamo guardando il Day of the Devs, gli indie. Che sono meglio dell'intera conferenza del Summer Game Fest, assolutamente. How to Say Goodbye tells a story of loss and grief, but we intend the experience to be as gentle. La live di Devolver è mezzanotte, siamo alle 11 tra poco. Quindi non è ancora quella la conferenza. Ah, anche il testo si distorce. Che cosa carina. If this sounds like something that you would be interested in, please wishlist the game. It would mean a lot to us. Thank you. Carinissimo. Cos'è Devolver? È un publisher! Sai come Ubisoft è un publisher? Stessa cosa. How to Say Goodbye. Sembra carino. Oh. Hi. Cioè che poi non li gioco tutti ovviamente come giochi, ma almeno dico, almeno questo sembra interessante. And so now we have to say goodbye. I hope you liked that. I hope you liked all the games. Thank you to all the developers for making such fantastic games. No, perché è durata così poco sta conferenza? Special thanks to all of our generous sponsors. You've always been there for us, and we could not do this without you. No. PlayStation, Idea Xbox, Nintendo, Steam, Epic Games Store. Y'all are awesome. Era bella questa conferenza. Extra special thanks to Dose One, the Magic Man, for supplying all the beats and sound effects and tunes you hear in every Summer Game Fest edition of Day of the Devs. We couldn't have done any of this without you, or at least it'd be really quiet and kind of suck. Quanto roba mi sono perso all'Era Sofia ora? Niente. E certo per tutto questa conferenza là che è stata bella, invece è stata da recuperare. You will be amongst the first to hear about all the excitement that's to come this year. Other than that, thank you so much to everybody who watched, and we'll see you next year. Io so chi è lui, ma non mi ricordo perché lo conosco. We'll see you next time. Non mi ricordo chi sia. You thought it was over, but it is actually not. Day of the Devs continues with a special after-party performance by the one and only Peter Berkman of Anamanaguchi fame. He's debuting new music from a game you've probably never heard of. It's called Little Nemo and the Guardians of Slumberland. And the reason you haven't heard of it is because it's debuting on Kickstarter at this very freaking moment. Enjoy. See you later. Thanks for tuning in to Day of the Devs Summer Game Fest Edition. Bye. Gioco su Kickstarter annunciato now. Mi sono già dimenticato il nome. Nemo qualcosa. Ok. Quindi ora cosa c'è? Cosa c'è ora quindi?
Fermo perché non so se quella musica è sotto copyright, potrebbe essere. Non sa mai. Fatemi controllare. Dovremmo poterlo sempre guardare qui tecnicamente anche la conferenza Devolver. Giusto? Credo di sì. No, forse no. No, invece sì. Sì. Dovrebbe sempre essere qua. Credo di sì. Ok, allora dobbiamo aspettare adesso. Carte Pokémon in attesa? Forse sì, nel caso. Devo mettere in pari comunque tutti gli abbonamenti che sono stati nelle ultime 3 ore. Anche. A Little to the Left è il gioco che proprio mi interessa da tutti quelli che hanno mostrato. A Little to the Left e... non mi ricordo il nome. Il Metroidvania. Strano. Come cazzo si chiamava? Animal Well. Animal Well? Animal Well. Quello sembra fighissimo. Il gioco dell'escape room, anche quello lì non era male. Però mi ispira di più quegli altri, quei due cose detto io adesso. Mi dimentico qualcos'altro. C'era anche quello di inizio di cui abbiamo perso parte del trailer, perché non mi aspettavo che mostrassero altro subito. Che è Planet of Lada, come cacchio si chiama. Che comunque avevamo già visto in passato, se non sbaglio, durante uno State of Play o conferenza PS5. Sembra carino. Planet of Lana, credo. Ok. Adesso tengo questo qua comunque visibile per non perdermi potenzialmente qualcosa. Ma credo che appunto sia il concerto digitale di cui stavamo parlando loro prima, riguardo al tipo. Sì, ok. Allora mi sa che dobbiamo adesso aspettare fino a mezzanotte per Devolver, giusto? Credo. Gente, vi ricordate l'annuncio di The Rock? Wow, incredibile. Era proprio a tema e di sicuro aveva senso farlo durante questa conferenza qui. Chiaramente. Oddio. Mi è venuto in mente all'ultimo secondo e ho detto, cazzo, c'è stato pure l'annuncio di The Rock. Merda. Me l'ero dimenticato. Allora, vediamo se casomai c'hanno... Proprio il canale di Devolver ha già preparato anche qualche conferenza schedulata. Per adesso no. Ok. Tra l'altro Card Shark, se vi chiedete di chi sono Devolver, Card Shark, gioco di ieri di Devolver. Perché fanno giochi interessanti. Adesso qua non c'è nulla, ok. Cerco un secondo per sicurezza. Le uova sono dei grandi, sono molto bravi. Twitch Gaming Channel. Ah, vabbè, ovviamente sarà pure su Twitch Gaming, sì. Vabbè. True. Mica pizza e fichi. Devolver tecnicamente sono anche Fall Guys. Tra l'altro. Vediamo se su Twitch Gaming c'è qualcosa di strano. O meno. No, sono ancora in questa cosa qua. Up next Devolver Digital Showcase. Ok, perfetto, grazie. No, mi hanno aggiornato il titolo a differenza di quelli del Summer Game Fest. Che hanno lasciato sempre scritto Summer Game Fest, Modern Warfare 2 più altro. Proprio quello che volevo sapere. Ok. Lo guardiamolo dopo da Twitch Gaming. Fall Guys è un indie? Sì. Cioè, il discorso giochi di Devolver sono indie o meno è un casino. Ma giusto per farvi capire quanto sono comunque sul pezzo quelli di Devolver, l'anno scorso c'è stato uno sketch del tipo: voi struzzi che dite che i nostri giochi non sono indie in quanto noi siamo un publisher, avete assolutamente ragione, ma vaffanculo, sapete di cosa stiamo parlando. È stata la loro conferenza l'anno scorso, quindi capite con chi stiamo trattando quando si parla di Devolver.
perché tecnicamente non sarebbe un gioco indie in quanto dietro c'è un publisher e il termine indie è indipendente. Però i giochi sono fatti sempre da sviluppatori differenti che hanno semplicemente un supporto minimo da parte di Devolver nel pubblicare il gioco e anche nello sponsorizzarlo, con casomai pure un sostegno penso monetario in parte. E quindi tecnicamente già con quelli non sarebbe un gioco indipendente, ma visto che comunque è un team talmente tanto piccolo ed è comunque sono idee indipendenti e cose, che sono giochi indie ma in realtà non lo sono, è un casino. Infatti anche loro ci scherzano perché dicono sappiamo che è un casino, però sapete di cosa stiamo parlando. L'anno scorso era troppo bella, ha salvato le 3. Tutte le conferenze di Devolver solitamente sono in quel modo. Stavamo prima scherzando con la lore della nonna e di Jeff. Le conferenze di Devolver c'hanno davvero. C'hanno davvero come la lore. Quindi se vi interessa ce l'abbiamo a mezzanotte. Quindi adesso abbiamo un'oretta libera. Ok, prima metti in pari con gli abbonamenti. Cambio titolo anche. Aspettiamo la conferenza Devolver Digital. Vuoi vedere cosa si inventano stavolta? Beh, tendenzialmente annunciano spessissimo solo praticamente giochi nuovi. Non so se quest'anno comunque mostreranno qualcosa in più di potenzialmente tipo Day of the Lamb, come si chiamava, e titoli del genere, però ci starebbe comunque. Jeff sempre nel cuore, esatto. Allora, come li recupero tutti in un modo decente? Probabilmente devo aprire questo, che non lo voglio fare da Streamlabs, che fa cacare al cazzo. Su Twitter hanno detto che parlano di Cult of the Lamb. Ok, sì, come si chiama Cult of the Lamb. Un altro già annunciato e 2 nuovi giochi. Ok, perfetto. Ci sta. Ci sta. Allora, lo metto qui. Chi se ne frega. Dove mi ero fermato io? Merda. Minchia, ancora più indietro. Porca vacca. A volo? All'incirca a volo. Credo qua. Sì, qua. Ginkgo Kite. Grazie aver regato 3 abbonamenti. Forse avevo già ringraziato, ma mi ricordo che all'incirca eravamo qui, quindi grazie di nuovo Ginkgo Kite. Non posso sapere chi li ha regati, però perché qua non me lo fa vedere. Mi fa vedere attraverso la chat di Twitch. Fatonzolo Paolo, grazie all'abbonamento con Prime per 26 mesi. Thank you. Volo, grazie all'abbonamento con Prime per 25 mesi. Chissà se per Sonic Frontier rivedremo lo stesso trailer che hanno già fatto vedere 10 volte. With Sonic Fans on Copium. Avevo già detto, però non hanno mostrato niente di Sonic. Hanno mostrato soltanto tutto. Ruggero, grazie all'abbonamento con Prime per 11 mesi. Salute ai miei amici Sas e Bale. Concordo. Franco Polo, grazie all'abbonamento con normale. Per la prima volta. Salve. Togo, grazie all'abbonamento per 3 mesi. È la prima di bronzo. Card Shark è bellissimo. Molto carino. Non so se andare avanti, onestamente. Perché la novelty del gioco secondo me si è già un po' scomparsa. E non so se mi interessa troppo ancora andare avanti. Non so se interessa per voi. È un casino come sempre. Edo-san, grazie all'abbonamento con Prime per 18 mesi. La prima Elettro. 18 mesi, il tempo vola. Esattamente come Chop. Elettro che vola. Misk, grazie all'abbonamento per 29 mesi con Prime. Let's go. Thank you. Gab Sonico, grazie all'abbonamento con Prime per 4 mesi. Che ne pensi di Street Fighters di prima? Io non ho mai giocato a nessun Street Fighters, quindi non so niente comunque a riguardo. Non vi saprei dire se è un bel gioco o meno, se ispira bene o meno. Per quello vi lascio a Loci, che lui di sicuro ne saprà molto di più rispetto a me. Devo dire semplicemente che a me non piace la direzione dell'art style degli ultimi giochi. Non è brutta, cioè chiaramente è un art style studiato e fatto per bene. E c'è uno studio sto morendo. Uno studio dietro fatto per bene anche, ma non è personalmente per me, quindi questa è la mia opinione a riguardo. Per il resto il gameplay non li gioco tendenzialmente quel tipo di picchiaduro lì, quindi non ho molto da dire. Spero sia bello, ovviamente. Chiadina, grazie all'abbonamento con Prime per 5 mesi. E Gra, anche se in questi giorni non riesco a seguire le tue live, visto che devo fare gli esami di terza media, ho deciso di abbonarmi comunque al tuo canale, essendo uno dei miei streamer YouTube preferiti. Grazie mille comunque. Immagino che adesso non sia qui, però grazie mille comunque. Franco Bollo, grazie legato un abbonamento alla community. Chi l'ha ottenuto? Non lo so. Beta Sfrush, grazie di esserti abbonato con Prime per il 3° mese. Prima di bronzo. Hello. Salve. Noschi, grazie all'abbonamento con Prime per 6 mesi. La prima d'argento.
Grazie. Cree, grazie all'abbonamento con un Prime 23 mesi. Shoyo, fino ad ora che cosa hanno fatto vedere? Un cazzo. Un cazzo. Quando sei arrivato te, un cazzo. Un cazzo. Tra l'altro ci penso sempre come cosa. Che mi metto qua ogni volta a ringraziare singolarmente tutte le persone che sono abbonate e tutto, perché ancora mi è fattibile come cosa. Mi viene sempre da pensare comunque, se nel caso, comunque anche qua su Twitch il canale cresce, se ci fossero sempre più persone che seguono il canale, cioè a un certo punto diventerebbe tecnicamente impossibile ringraziare tutti. Mi dispiacerebbe come cosa. Ci penso sempre a queste cose qui. Poi mi direte, no, tu saresti in grado, hai ringraziato ogni tuo iscritto. Sure, però capite comunque, non posso farlo ogni volta. Non saprei. Non saprei come lo gestire in futuro nel caso. Ci penserò quando ci arriveremo. E allora non cresce. Non credo sia una buona idea. Gamma, cos'è il counter? Quale? Ah, questo? È il sub goal, però non c'ho nulla come sub goal per adesso. Posso mettere come sub goal il Summer Game Fest, una bella conferenza, appena la raggiungiamo. Sarebbe un gran sub goal. Non dipende da me, peccato. Riesce a farlo critical, ce la farete. Ci riesce critical? Come cazzo fa? Ma tipo, come cazzo fa? Ma tipo 20.000 sub ogni mese? Nel momento in cui ho streamato talmente tanti sub da non poter ringraziare, preferirei iscrivermi a qualcuno più piccolo per sopportarlo. Ci sta, è comprensibile. Ma capisco assolutamente come cosa. Charlie è scoppiato, ok. Understandable. Noski, grazie al momento compra per 6 mesi la prima d'argento. Mi sa che ti avevo già ringraziato, ma lo faccio di nuovo per sicurezza. Kiri, grazie al momento compra 23 mesi. Ne manca uno. Ciao io, fino ad ora che sono fatto vedere un protocollo. Callisto Protocol, grazie al momento compra per 6 mesi la prima d'argento. Tanto ci hanno mostrato di nuovo Callisto Protocol, l'abbiamo visto una settimana fa. Strano. Frankie, grazie al momento compra per 2 mesi. Cioè, ci hanno pure presentato Frankie durante One Piece Odyssey. Sono contento. Grazie all'abbonamento con per 2 mesi. Piuma di legno. Liron, grazie all'abbonamento con per 11 mesi. Sir Goblin, grazie all'abbonamento con Prime per 19 mesi. Buba, concordo. Rooster, grazie all'abbonamento con Prime per 10 mesi. Spero che tu abbia apprezzato questo opinione sul tuo abbonamento, Rooster. Dadoardo, grazie all'abbonamento con Prime per 10 mesi. Siamo a 10 come il numero di Dark Souls moltiplicato per 3,3 periodico. Concordo appieno. Lucas Horizons, grazie all'abbonamento con Prime per 11 mesi. Allora, come va? Come sta andando la serata? Di merda. Non mi aspettavo così male. Per nulla. Atke, grazie all'abbonamento con Prime per 2 mesi la prima di legno. You. Thank you. Cioè, perché anche la conferenza l'anno scorso del Summer Game Fest era molto meh. L'unica cosa che l'aveva un pochino alzata era Elden Ring. Infatti per il resto non si parlava molto di ogni altra cosa. Però almeno c'era, se non sbaglio, Mario più Rabbids Sparks of Hope, che era già completamente diverso da tutto il resto. C'era cos'altro c'era di interessante là in mezzo? Forse era la prima volta che hanno mostrato Cuphead DLC? Forse? Forse no, non credo. Anche Piantina Metal Slug. C'erano cose diverse però. Cazzo, c'erano cose veramente diverse. Questa volta mancavano proprio. Non è soltanto la nostra impressione, proprio mancava roba, ne sono sicuro. Sottopentola, grazie al boletto come per 15 mesi. Buonasera, purtroppo non sono... mi sono perso la prima parte di evento, annunci pronti fino ad ora. È già la tua risposta. HB Hero, grazie al boletto con Prime per la prima volta. Salve. Firehead Sonny, grazie al boletto con Prime per 11 mesi. Thank you. Tony Anzo, grazie al abbonamento con Prime per 13 mesi. Non ero sicuro di quello che c'è scritto. E sono in pari. Fede Hub, grazie all'abbonamento con Prime per 13 mesi. Buonasera Gravier. Sai qual è il prossimo evento? Devolver Digital a mezzanotte. Quindi tra un'ora. Da un leak station Nintendo Direct il 15 giugno, secondo te? Non lo so, io anche senza il leak avrei detto 15 giugno, quindi ci credo. Di solito lo fanno attorno a quei giorni lì. Non c'è mai un giorno specifico della settimana in cui lo fanno. Tipo venerdì, sabato, domenica. Però ci starebbe, sì. Di solito Nintendo è l'ultima conferenza di giugno del periodo E3/Summer Game Fest. Quindi ci starebbe perché poi c'è il 12 e il 14 Xbox e oltre il 14 non c'è più niente. Quindi ci sta. Di solito è martedì, sì. Se è così non ci ho mai fatto caso. E poi non si è sentito niente di Mario più Rabbids. Non lo so.
Cioè, anche lì, una delle cose mi sta sempre più sulle palle. Lo fanno da sempre tecnicamente, però più passa il tempo e più lo fanno e più succede, più ovviamente si ha meno pazienza per queste cose qua. E quando annunciano un gioco che palesemente non è pronto in nessun modo, ma semplicemente lo vogliono annunciare. Cioè, come il gioco che era stato mostrato durante il Summer Game Fest. Questo gioco che è stato annunciato 10 anni fa. What the fuck? Cosa cazzo? Perché hanno annunciato? Non c'era niente, vuol dire. È come Skull and Bones di Ubisoft. O qual era l'altro? Il sequel di un gioco vecchio. Non mi ricordo il nome. Cacchio, li avevano annunciati nel 2014-2015. Non mi ricordo neanche quando era. Forse troppo indietro. Forse 2016-2017. No, porca vacca. Prince of Persia almeno aveva mostrato qualcosa. L'hanno semplicemente rinviato perché faceva cagare a tutti. È strano. Di Elder Scrolls 6. C'è ancora gente che dice: oh, non vedo l'ora che Forse domani al Summer Game Fest mi mostreranno The Elder Scrolls 6. Doveva uscire Starfield quest'anno, hanno rinviato. E hanno già detto che prima che inizi seriamente lo sviluppo e possano andare al 100% su The Elder Scrolls 6 deve prima uscire Starfield. Starfield non è ancora uscito. Hanno annunciato The Elder Scrolls 6 10 anni prima del dovuto, in poche parole. Forse 10 è troppo, ma almeno 7-8 sì. Perché lo fai? Che senso ha? Non c'è ragione. Si può fare rinvii, sta diventando la normalità e non va per niente bene. Ma troppo anche. Cioè ormai nessuna data che ci hanno dato oggi. È successo credo un paio di volte. Dove mi hanno detto: ah, il gioco esce questo giorno qua. E la mia risposta è stata: sì. Come no? Non dovrebbe essere la mia risposta. Dovrebbe essere: ah, figo, esce quel giorno. Non lo è. Cioè gli unici giochi che possono uscire con la data stabilita senza essere inviati sono i giochi che escono ogni anno, tipo Call of Duty. Poi Team Cherry che non scrive un tweet da 3 anni. Vabbè. I team indie comunque vado sempre più a giustificarli, perché non c'è dietro milioni di budget e centinaia di persone che ci lavorano sopra, dove tutti sanno che il gioco non uscirà in tempo per quella data lì. Loro non hanno mai detto la data, semplicemente erano del tipo: sì, secondo me potremmo farlo uscire verso questo periodo qui. E poi probabilmente ha richiesto un sacco più di tempo, perché chissà cosa sta succedendo. Da quello che sappiamo stanno prendendo il gioco colossale e si assicurano che il gioco esce senza bug. Però non sappiamo. Potrebbero essere anche problemi di sviluppo interno, perché sai, periodo Covid, fossero un sacco rallentati a causa di quella cosa lì. Non saprei. Però anche lì non mi dà problemi, perché Silksong non mi hanno mai detto la data. Mi va benissimo. Cioè va benissimo come cosa. Non mi hanno detto esce nel 2020 e poi siamo nel 2022 e non è ancora uscito. A differenza di K e DLC, che doveva uscire nel 2020. Avranno saputo che il gioco non era pronto, non sarebbe mai stato pronto per il 2020, no? Mi sembra difficile il contrario. Secondo me quello lì è un caso di Xbox che aveva detto: ah cazzo, K è avuto successo, capitalizziamoci sopra e annunciamo subito il prossimo, dicendo: sì, tanto il team riuscirà a farlo uscire. E invece no, col cazzo. Non lo so. C'è molto di queste cose in testa nell'ultimo periodo e c'è tantissimo da dire, onestamente. Come mi sta un sacco sul cazzo la strategia di Nintendo di fare alcuni giochi di recente, tipo Switch Sports o Mario Golf o credo in parte anche Strikers, vedrò, dove lanciano il gioco con pochi contenuti alla release e poi dicono: in futuro arriveranno dei free update, perché logicamente in questo modo qua hai il gioco annunciato, lo fai uscire in poco tempo, la gente se lo compra, ottiene i soldi e poi ci sviluppi sopra dei update gratuiti per fare in modo che la gente continui a giocarci e tenere il ciclo di vita del gioco più a lungo e farlo funzionare meglio. Questo qua è il concept. In pratica rilasciano il gioco a pochi contenuti, la gente sta andando in 2 giorni, nessuno torna per i contenuti gratis. Non funziona. A meno che non continui a supportarlo in quel modo lì all'infinito, tipo Nome Sky. Ma loro sono stati per tipo 6 anni consecutivi, 7 anni consecutivi, adesso non mi ricordo neanche quanto. Cioè non puoi fare tipo Mario Golf. Mario Golf, dove ho rilasciato il gioco e poi hanno pubblicato credo
2 tracce differenti con qualche personaggio più avanti, ma io non le ho giocate, perché a quel punto avevo detto ho giocato il mio di Mario Golf, non mi interessa fare altro. Funziona per un gioco come Smash Ultimate, che parte con 80 personaggi e quindi c'hai già un fottio di roba e poi puoi continuare a supportarlo con nuova roba e diventa un gioco fighissimo. Non funziona con in parte sì anche Animal Crossing, purtroppo. Animal Crossing, che era la versione praticamente più semplice di Animal Crossing di... non so se dirsi gli ultimi 20 anni, ma di sicuro mancavano un sacco delle cose su cui tutti erano abituati, di New Leaf e roba simile. Poi non hanno fatto un cazzo, poi hanno fatto un'espansione, ma era già troppo tardi. Nonostante il gioco avesse venduto 40 milioni di copie, era già troppo tardi. È una strategia che non funziona e spero che cambi quando si andrà su Switch 2, per quello che sarà. Tanto siamo a metà del ciclo vitale, quindi ci vorrà ancora qualche anno. Sappiamo che Silksong per un periodo sarà un'esclusiva Switch. Secondo te circa quanto dopo sarà disponibile per altre piattaforme? Uscirà anche su PC, quindi potrai giocarlo anche su PC come gioco. Uscirà su PlayStation 6-9 mesi dopo, e forse su Xbox un po' più avanti con Game Pass. Ma poi non ha senso fare un gioco single player basato solo sull'online, che non è il punto forte di Nintendo. Non ha senso fare un gioco e spendere tutto il lavoro per creare quel gioco e renderlo anche realizzato bene, perché comunque sono giochi realizzati bene, ma poi non introdurre nessuna modalità interessante. Cioè, perché tipo Mario Golf ci sono 3 cose da fare. C'è la modalità battaglia, la modalità normale, la modalità corsa, e c'è la story mode, quando potresti inventarti un sacco di cose strane per almeno prolungare un pochino di più il gioco. Non lo so. Sono quelle cose che ti fanno dire ah ok, figo. Animal Crossing lo voglio con la telecamera a 360 gradi. No, non è per niente necessario. Non è quello il passo avanti che serve per Animal Crossing. Basta fare lo stesso Animal Crossing ma con più contenuti e meno lento. Un esempio di supporto post lancio quasi perfetto è Iceborne. Molte delle cacce migliori sono post lancio. Sì, Monster Hunter World, che esce come gioco completo, con poi per i mesi successivi rilasciati dei nuovi mostri gratis e degli eventi completamente gratis, e poi mega DLC espansione tanto grande quanto il gioco base, seguito anche lui a sua volta con altri update gratuiti, se non sbaglio. Cioè, c'è un modo chiaramente per farlo, ma richiede impegno. È un po' la stessa cosa che fa Square Enix di recente, dove fanno tanti giochi, ma chiaramente nessuno dei giochi è fatto apposta per essere incredibile. Sono tutti giochi che fanno il compitino e basta, e quindi finiscono per essere incredibilmente dimenticabili e nessuno li compra, e finiscono per floppare un sacco di volte, e non ha un cazzo di senso farlo. Quando a quel punto hai già fatto la maggior parte del lavoro, ci spendi quel tempo in più per renderlo veramente interessante e cercare di renderlo un gioco almeno memorabile. Invece di fare 150 giochi differenti e tirare fuori comunque sempre un compitino, ci cerca invece di fare il contenuto interessante. Perché anche lì Nintendo Switch ce li ha i giochi importanti, ed il motivo del perché funziona ancora come console è perché c'ha i giochi importanti. Però se i giochi di Nintendo Switch fossero stati quelli degli ultimi 2 anni e basta, avremmo avuto pochissimo tecnicamente. Perché sì, ci sono tanti giochi, ma nessuno è il giocone. Cioè, i gioconi di Nintendo Switch sono ancora adesso, secondo me, Breath of the Wild 2, Breath of the Wild, Odyssey e Smash Ultimate. Con al secondo posto poi ci sarebbe Splatoon 2, Xenoblade 2, e altri titoli simili comunque. Ma da loro non è ancora uscita una nuova bomba. Metroid Dread, ad esempio, anche. Manca ancora il giocone nuovo. Pokémon però non è la bomba, perché a livello di gioco vero e proprio non è la bomba. A livello di brand recognition, ovviamente, quello è ovvio. A livello di gioco in sé, no, purtroppo. Che gli manca quello comunque. Deve essere un mix di tutto, avere il giocone. Cioè, per esempio, i giochi di Mario, tipo Mario Golf, se non si chiamasse Mario Golf, che cazzo lo comprerebbe nessuno?
onesti, siamo tutti onesti. Non comprerebbe nessuno chiaramente come gioco. Perché a livello di concetto vero e proprio è molto superficiale. Non c'è molto in quel gioco lì. Però visto che è Mario ed è Nintendo, comunque è carino e lo provi e dici perché? Dici carino e poi li smetti. Franco Bollo, grazie per aver dato un abbonamento a Caro Sanni, thank you. Gioco di golf con la skin di Mario, sì, è quello lì. Come sei rimasto per il rinvio di Breath of the Wild 2? Sono confuso. Sono confuso perché a livello logico Breath of the Wild 2 poteva uscire nel 2019/2020. Il fatto che esca nel 2023 mi fa domandare che cazzo stiamo facendo. Perché è la prima volta che un gioco mainline 3D di Zelda richiede comunque 5-6 anni di sviluppo, nonostante sia la prima volta che riutilizzano completamente lo stesso engine del gioco precedente. È strano, è molto strano, mi chiedo cosa stiamo facendo. Non ho idea. E questo è il motivo del perché sono confuso. Non ho idea di cosa stiamo facendo. Potrebbe essere casino interno di sviluppo, ovviamente, però non saprei. Nendo supporto post lancio ci hanno messo Fatalis, Salatreon, Safigiva, Culvetarot, Raging Brachiodos, Furious Raja. Sì, lo so. C'è un po' di roba. Quello è supportato benissimo, infatti concordo. Devolver a mezzanotte. Per metterci così tanto tempo per utilizzando lo stesso engine devi avere una grossa mole di contenuti. Quello lì è strano. Cioè con il fatto che già riutilizzano la stessa regione. Se non hai idea può essere sorpreso in maniera positiva. Il fatto è che questo è uno dei casi in cui il compitino poteva andare bene, dove prendevi Breath of the Wild, prendevi l'engine, tenevi tutte le cose uguali e facevi un'altra regione, punto, e la gente sarebbe stata secondo me soddisfatta. Secondo me. Loro non hanno voluto prendere quella strada lì, hanno deciso di tenere Hyrule e forse di cambiare tutto il resto, non lo so cosa stiamo facendo. E quella è la cosa strana. Perché c'è il cielo, ma... Tu saresti stato soddisfatto? Secondo me la maggior parte delle persone sarebbero state soddisfatte. Forse stanno avendo problemi con il cielo. Ci sono buone chance che siano problemi del tipo abbiamo sviluppato il gioco ma non gira su Switch. Ups. Potrebbe essere quello il problema. Può essere. Io che sono da Play non voglio e non volevo spoiler di Silksong, mi dovrò chiudere nel tuo Elden Bunker per un anno. Sì. A meno che non sei disposto a comprare tipo una Switch Lite, che costa relativamente poco. Oppure sei un computerino che comunque forse dovrebbe far riuscire a girare Silksong, sì. Sai che devi andare nel bunker. C'è stata una pandemia in mezzo, Sì, ma come ho già detto, il gioco poteva uscire nel 2019-2020. Pandemia 2020. Sono comunque passati 3 anni da allora. Rispetto alla release, perché doveva uscire nel 2023. Ho capito c'è la pandemia, però non credo che per 2 anni e mezzo non abbiamo fatto nulla. Non credo. The Daxos, grazie al momento con per la prima volta. Thank you. Magari lo chiama Skyward 2. Non credo. Hanno detto che se rivelano. Non sapevano ancora neanche il titolo. Però hanno detto che se rivelano il titolo rivelerebbero troppo del gioco stesso. Quindi immagino che quando avremo finalmente una presentazione vera e propria del gioco, che potrebbe essere comunque Nintendo Direct di questo mese,
Non vedrei perché no, l'ho già mostrato in tutte le conferenze passate, anche se non c'era niente di veramente importante da far vedere, quindi ci starebbe fare il trailer importante il 15. Forse il 15 perché qualcuno aveva detto che leak che è il 15. Anch'io ho detto il 15 a caso, potrebbe essere il 15. Nel senso della conferenza Nintendo Direct di questo mese, se c'è. Perché non c'è sempre, Ricordiamoci l'anno in cui non c'è stata neanche una singola Nintendo Direct. Non si sa mai. Cosa si aspetta a mezzanotte? Indie. Titoli indie. Bustine? Secondo me sì. Stavo pensando adesso. Andiamo a fare bustine? Non ho ancora messo a posto la telecamera, quindi sarà ancora un po' matta. Un po' sbarazzino la telecamera. Mentre facciamo il tutto. Però purtroppo non ho molte altre opzioni fino a che non trovo un modo per mettere a posto ste cose. O resettarla e basta. Modo più semplice. Allora, un attimo un secondo e poi le setto e poi ve le faccio partire anche in chat. Cosa ne pensi di questo Game Fest un po' me? Peggior Summer Game Fest degli ultimi anni. Spero che Xbox faccia meglio. Onestamente mi aspettavo che Xbox, la conferenza Xbox, fosse meno interessante rispetto alla conferenza del Summer Game Fest. Perché mi aspettavo che fosse erroneamente mio. Sì, questa cosa ho sbagliato io perché non mi ricordavo gli anni scorsi. Mi aspettavo più varietà. Però no, in realtà solitamente c'è più varietà durante la conferenza Xbox. Non c'è molta varietà durante le conferenze Xbox, ma di solito ce n'è comunque di più. Pensavo male io, onestamente. Mi ero dimenticato di come erano gli anni scorsi. Era il mio bias causato dall'annuncio di Elden Ring dell'anno scorso che mi ha fatto pensare, ogni tanto fa un annuncio interessante. Sì, ogni tanto sì, però alcune volte poi c'è questa conferenza. Anche Game Awards dell'anno scorso erano così comunque, molto meh. Molto meh. La conferenza Xbox dell'anno scorso era pienissima e molto fluida. C'era molta roba, ma molto erano semplicemente trailer CGI che non mostrano un cacchio del gioco. E molti erano comunque il periodo del online co-op PvE. C'erano molti di quelli lì comunque. Cioè, tutti l'avevano considerata la presentazione incredibile, la presentazione della vita, ma per me comunque non è un anche onestamente l'anno scorso. Ho preferito molto di più quella Nintendo. Perché appunto c'era più varietà, c'erano più cose diverse. Anzi, quella Nintendo dell'anno scorso è una delle migliori in assoluto. Che anche lì mi faceva strano che invece fosse il contrario per molti. Speri di vedere Slime Rancher 2? Ah già, Slime Rancher 2. Bustine. Slime Rancher 2... L'avevamo detto quando doveva uscire? Loco, kiwi e cacca di unicorno. Velocissimi. Siete stati bravi. Complimenti. Un po' dolente per questo Summer Game Fest. In realtà lo State of Play non era per niente male. Per nulla. Cioè, lo State of Play dell'altro giorno era molto molto carino tra tutti i State of Play che abbiamo visto finora. È probabilmente uno dei migliori. Non era a livello di una conferenza PS5, però era molto carino comunque. Allora, la prima è di Loco Kiwi, giusto? Loco Kiwi, avrai fortuna? Non avrai fortuna? Era Loco Kiwi, Cacca di unicorno, ecco. Ecco. Ottimi nomi. Ottimi nomi. Loco Kiwi. Credo tu abbia l'ultima bustina di Heroes che ho. Credo sia l'ultima. Penso di sì. Vedremo cosa riesce a trovare. Vedremo.
Ok, me ne ricordavo meno costose queste bustine. No, sono sempre state 50.000. Sono sempre state costosissime, ma comunque vanno via in mezzo secondo. Per questo non posso abbassare il costo. Al massimo posso alzarlo per adesso, visto che c'è ancora una demand così alta, però mi sembrerebbe un po' troppo alzare sopra 50.000 bacche. Un po' tantino. Vediamo. Però comunque uscire robe fighe da queste qua. Da Eevee Heroes può sempre uscire l'alternative art degli Eevee. Molto improbabile, ma potrebbe comunque succedere. Milo, Impidimp, Gossifleur, Mag Cargo, una Olo, Swampert. Spero che un giorno avrò la mia carta nell'album. Ce la farai. Io aspetto il giorno in cui Westerman riuscirà a mettere una sua carta nell'album. Visto che ogni volta che raggiunge 3.000 bacche mi fa bere. Ogni singola volta. Non ho mai speso le bacche per nulla se non che farmi bere. Non succederà mai, anche secondo me. Acqua! Acciaio. Questo è st'idiota. St'idiota, anche qua ci sono delle carte fighe, ma sono molto rare da trovare. Perché non c'è un buon pool in questa espansione qui. Anchor Wall è malapena visibile, lolo. Cioè, dopo aver visto comunque dopo aver visto le carte reversolo giapponesi, queste sono molto poco visibili come olo. Si vede davvero poco. L'oleggiatura. Astri lucenti. Questo è un bel set, qua si trova parecchia roba. Anche se in 2 interi box ho trovato semplicemente una singola carta fuori serie. Ma quella è la mia sfiga. Acqua! Ah, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, mi ha fregato. Come facevo a saperlo? Come facevo? Mi ha fregato. Non potevo prevederla come cosa. Era impensabile. Questa abbiamo già viste con Fro, quindi non importa. Ok, la reverse è normale, è un clang. Ordine del capolo. Ho notato un sacco di volte ordine del capolo. Molto più del solito. Cioè di vecchie espansioni dove c'era comunque come carta, ma era più rara quasi. Boh. 25esimo anniversario. Il set giapponese è peggio di quello italiano, quindi qua non si può trovare molto. Cosa mai delle V? Parlando di Fro sta meglio. Non sta ancora benissimo. Ha detto che si vuole riposare per comunque essere pronto per il Pogen. Probabilmente faremo la live insieme per il nuovo set Pokémon. Lunedì, martedì? Una roba del genere. L'ho già vista Erba. Purtroppo mi ero dimenticato che si vedeva come cosa. Ah, il pattern ho lo strano. What the fuck? Mi ero dimenticato di stessi. Che strano comunque da vedere. Mi piace un sacco però. È stranissimo da vedere. E onestamente non ha troppo senso perché copre anche l'artwork. Però è figo. Sarà l'effetto novità che mi piace, però è figo. Loco Kiwi non stiamo trovando niente. Questo è un problema però. Gruppo fusione giapponese. Ieri ho preso la scossa al braccio sinistro e non riuscivo a muoverlo per tipo 3 ore. Pensieri? Aia. Ranto 18 bustine is possible. Io non credo lo faremo mai più onestamente. Ah! Golem che commette kamikaze. Commette kamikaze? Golem che commette sudoku. Meglio. Meglio. Ha più senso in quel modo. Un altro olo. Molte olo. Molte olo. Tante. Contemporaneamente molte poche carte che stiamo cercando. Colpo fusione normale. Se non ci va bene a colpo fusione giapponese, ci andrà bene a colpo fusione normale. Quante bustine siamo? 6?
1, 2, 3, 4. Sì, è giusto perché è un set italiano. Acqua, acciaio di nuovo. Oggi è giornata dell'acciaio. Dai, colpo fusione. Colpo fusione anche qua ci sono delle carte belle, ma non escono davvero di rado perché ci sono 264 carte base più le fuori serie sono quasi 300 carte. Quindi è molto raro che ti escano quelle belle. Come on, però. E dai. C'è già bug. Se andate sull'account TikTok di Pokémon Millennium, c'è un TikTok con me. Kangaskhan. Gnau l'ho fatto Sudoku. Ok. L'ho postato credo ieri. Ci sta, fammelo sapere. Era a tema. Fiamme oscure. Loco Kiwi. What the fuck? Dov'è la tua carta, eh? Dov'è un avvio meglio? Dov'è? Dove l'hai messa? Pff, immagina avere TikTok. So anche come funziona onestamente, non l'ho mai scaricato. Acqua. Hai letto. Relicant. Sol Rock. Agricoltore. Paras. Rip. Taclet. Clink. Kramer. Beh, così almeno riempiamo il tempo fino alla conferenza Devolver. Così facciamo qualcosa fino a mezzanotte. Adesso non dico che voglio arrivare fino a mezzanotte, però almeno abbiamo trovato un modo per fare qualcosa. In sostanza Insta Reel on ketamine, da quello che so. Non guardo neanche i reel di Instagram. Non è un buon paragone per farmelo sapere. Cioè so cos'è TikTok, ma non lo guardo. Pepsi Man. Acqua di nuovo. Non esce acqua. È sempre erba e metallo oggi. Acciaio. Perché dico sempre metallo? Questo è destino splendente. Può uscire roba. Cioè sia lo slot nella reverse sia lo slot nella holo. Ok, non è nella reverse. Ma è nella holo. Ma è nella holo. Ma è nella holo, è una flat. Trainer? Fulatti trainer. Bollino? Sono anti-trainer o no? Io voglio bollino full art. Ti prego, vai bollino full art. Ah! Avicoltore. Ci accontentiamo. C'è bollino full art che è la migliore full art di questo set qui. È la migliore. Questo avicoltore con lo stalli è carino comunque da vedere. Ed è ruvido, sono 3 punti. Non ci sono molti allenatori onestamente in tutto il primo album. Quindi già averne uno nel secondo mi rende contento. E là 66 di 72. 3 punti per Loco Kiwi. Ce l'hai fatta. Mi hai fatto solo aprire metà mondo. Solo aprire metà mondo. Bollino sarebbe stato fantastico. Bollino è comunque come barista per astri lucenti. Bollino è la chase card tra gli allenatori fulati di questo set. Chiaramente. Loco Kiwi. Bepisman. E adesso abbiamo cacca di unicorno. E qua così mi fate aprire troppo. Ma che cavolo. Ho fatto ciò. Sono troppo distante, lo metto. E il glaciale. Il glaciale ci può sempre essere roba figa, ma non esce di rado. Quindi stessa cosa. Uno, due, tre, 4. Acciaio. Sì, vabbè, l'unica volta in cui dico di unici 2 tipi che sono usciti esce uno nuovo. Questi li conosciamo tutti, non c'è motivo di neanche commentarli. Io ho sempre preso allenatori, mai Pokémon per ora. Davvero? Davvero, Loco? Hai solo trovato allenatori? Non è normale, ci sono molti pochi allenatori nel primo album.
Un punteggio il giorno dopo? Yes. Dopo. Oh, un altro 25esimo anniversario giapponese. Ho trovato Trainer Galleries. Quello non è una Trainer Gallery però, quello è una full art di un trainer. Trainer Gallery è quella con anche il Pokémon insieme in un set a parte. Tecnicamente diverso. L'ho già guardata però è acciaio. Stranamente. Lugia. Lunala. Solgaleo. Un altro effetto strano. Oh. Va bene. Quello l'ho trovato solo io per ora. No. Ha trovato anche una persona adesso nel secondo album. Se non sbaglio. È quello che aveva fatto 4 punti l'altro giorno. Ah. Se non sbaglio. Palchia! Te però fosse l'unico che c'ha giapponese? No. Cosa invece sei l'unico che c'ha italiano? Oh my god. Dovrei controllare. Ah. Rabbia. 7 palchi e si spera in palchi, ovviamente. Queste carte invece non le abbiamo viste, perché sono del set nuovo. Questo è una lucia. Ma appena si vedono gli occhi, sono piccolissimi qua. A me non piace come Pokémon la lucia. Non mi è mai piaciuto. Però, carino. Krikatot? Molto semplice e simpatico. Devo dire che tutti gli artwork di questo set qui sono molto semplici. Non vedo niente di veramente troppo strano, per la maggior parte. Io Konosuke, che purtroppo gli hanno dato come Pokémon il Pokémon più dimenticabile della storia di Pokémon. Mi piace però il suo artwork, in ogni caso. Mi piacciono molto i suoi sfondi. Più che altro. Pokémon di per sé fa cagare. Azelf. Carino comunque. Un altro Olo. Oggi è il giorno delle Olo, che vi devo dire? Un Orbital in una foresta. Di nuovo, sono artwork molto semplici questi qua. Non c'è mai un concept troppo strano per la maggior parte. Sono tutti comunque simili. Strano. Vuoi dire... Ah, ho detto Aulucia invece che Ariyama. Ovviamente volevo dire Ariyama. Ho detto Aulucia, ho sbagliato. Chiaramente. 1, 2, 3, 4. C'è stato un baby. Fuoco. Oggi non è giornata, gente. Oggi non è giornata. Oggi non è giornata. Oggi non è giornata. Mr. Mime. Diggersby. The big boy. The big boy. Quante chance ha Lechonk di trasformarsi in una cosa simile secondo voi? Per me alte. Cos'è? Resta te? No, è te. Te fatto in casa. L'ho preso perché mi stavo mangiando un gelato e quindi volevo qualcosa anche di dolce da bere. E perché c'ho anche la gola secca e quindi questo aiuta. Quindi non è acqua. Ce l'ho qua anche l'acqua però. Ma Gravier Rush l'hai giocato, vero? Lo potrei mai sul canale? Non l'ho mai giocato, no. Lo potrei sul canale. Mi piacerebbe giocarlo prima o poi. McDonald's. Come sempre qua, se si trova Pikachu o... Cosa avevo messo come regola? Pikachu Charizard o comunque Pikachu Charmander o comunque gli starter di prima gen, che sono quelli più richiesti. Gli starter li facciamo valere un punto, il Pikachu 3. Pikachu una volta è stato trovato. Ah! Snivy. Artwork del K. Sobol. Tanto guardate quanto è cambiato comunque anche il bordino delle carte, come vengono presentate le informazioni da
un set a un altro. Che questo credo sia il periodo quinta gen, molto probabilmente, perché comunque è Snivy. Cosa invece è ottava gen. Mi piace molto di più il formato di adesso. Cioè, tutte queste cose aggiuntive sono molto messe, secondo me. Mudkip. Tepig. Ho notato lui come carta. Come tutte le carte del McDonald's sono rovinate. Sembra una R. È un Tepig del Team Rocket. Questo è un rarissimo Dark Tepig del Team Rocket. Wow. Incredibile. Pazzesco. Questa è più unica che rara come carta. Cacca di unicorno, ma non troviamo anche te una carta. Cosa succede? Capito che dobbiamo aspettare appunto per Devolver, ma non voglio finire un intero box oggi. Sembra un po' tanto per 2 persone un intero box. Fuori serie. Secret Rare. Questo è futuri campioni di Spare Charizard. Acqua. Mi sono vendicato per prima. Ci muescato da sospetto. Prima gold che abbiamo mai trovato all'interno dell'album, e che poi dopo tipo una settimana abbiamo trovato doppione una seconda volta. Non è stata molto fortunata come cosa. E dai. E dammelo un Charizard. E dammelo un Charizard. Ah, una V. Oh, ok. Cacca di unicorno abbiamo trovato. Cosa abbiamo per te, cacca di unicorno? Psico. Gardevoir? Credo ci sia Gardevoir in questo set. Gardevoir. O tecnicamente c'è anche Cursola. Basta? Gardevoir, ok. Gardevoir forse c'era già nel primo album, però. Forse. Non ne sono sicurissimo. Devo controllare. Forse c'era Gardevoir VMAX. Non mi ricordo. In ogni caso trovato. In ogni caso trovato. Bello dire acqua fino a che non succede davvero. Guarda, il pacchetto precedente era acqua e avevo detto fuoco, quindi non è andata bene. Facendo casino. Quindi sono 4 punti in totale oggi. 3 per la full art di prima e una per questa qui. Cacca di unicorno. Bellissimo nome. Cacca di unicorno. Cacca di unicorno. Che bel nome. Comunque nel nuovo album ci sono più 3 punti che 1 punto. Oh. Si inizia bene. Si inizia bene. Voi stai dicendo che cacca di unicorno ha avuto più fortuna a trovare una carta di 1 punto che Loco Kiwi che ha trovato una carta di 3 punti. Stai dicendo questo, vero? Perché stai dicendo questo qua, concordo, a pieno. Assolutamente vero. Mi siamo a 18 adesso. Beh, 18 in così poco tempo non mi sembra male. Voglio tirare fuori tipo 8 carte. 8 carte, 18 punti. Positivo in realtà. Non è per niente male. In interi box troviamo comunque tra le 6 e le 8 carte alcune volte, di quelle rare. E facciamo 15 punti massimo la maggior parte delle volte, quindi sta andando bene. Di sicuro il trend è positivo. Nice. Oh, inizio a diventare un pochino stanco. Dopo quasi 4 ore di live e quasi mezzanotte inizio a essere un pochino stanchino. Ma mancano 15 minuti all'incirca alla conferenza Devolver. Nice. Ora vi mostrerò uno dei trucchi che abbiamo imparato ieri durante Card Shark con queste carte. Vedete? Ecco qua. Questo mazzo. Vedete come sono messe le carte? Ok. Adesso lo mischierò. Come mi hanno insegnato, le sto mischiando. Adesso. Guarda che l'ho mischiato. Qua davanti c'era questa carta. E ve lo ricorderete tutti. Ed è rimasta qui perché l'ho mischiato, sono bravo a mischiare. Ma incredibilmente il retro è ancora uguale.
Sorprendente. Grazie. Apprezzo il supporto. Ci è voluto molto per studiare trick del genere e per riuscire ad arrivare a un livello simile. Fuck, ho visto una zanzara. No? Che cazzo sei? È una formica volante? Credo siamo insettine e basta. Non so cosa fosse. Oddio. Poi avevo lasciato tutto. Una zanzara. Di oggi ne avevo già uccise 4 minimo. Lo so, è estate. Fottute zanzare. Perché non vengono eradicate dall'ecosistema? A chi servono? Lo so che ci sono persone che dicono ma in alcuni ambienti le zanzare sono importanti perché devono impollinare i fiori e aiutano alla crescita di piante e roba sì. Non me ne frega. Nel mio ecosistema sono utili? No. Muoiono tutte. Non me ne frega nulla. Non sarà la fine del mondo le dare qualche zanzara. Non me ne frega un cazzo. Sono disposto a far morire milioni di piante pur di non avere le zanzare. È un sacrificio che sono disposto a fare. Assolutamente non c'ho problema a farlo. Che casino. Così hanno iniziato tutti i serial killer. No, credo che sia peggio dei serial killer quelli che vanno con quella mentalità lì. Un po' più alto i numeri di uccisioni. Perché non si estinguono le zanzare al posto delle api? È quello che mi chiedo anche io. Le api sono un sacco carine in confronto alle zanzare. Minchia. Sa che nella di Horizon Zero Dawn le zanzare vengono sterminate e questa crea una crisi degli ecosistemi? Minchia, voglio vivere nel mondo di Horizon Zero Dawn. Allora, fate una situazione che vedo un dinosauro robotico, mi metto a ridere. Muoio. Però almeno non ci sono le zanzare, non ne possono pungere le zanzare. Mi sembra un plus. Ed è tutto il tempo. Non riuscirei a resistere 10 minuti. Mi nascondo in delle frasche per evitare di essere visto da un robot. Mi metto a ridere subito. Ce la faccio. Qua giusto dovrebbe essere qua, sì, perfetto. E allora, cambiamo anche il titolo della live in... Qua abbiamo la conferenza Devolver Digital. Abbiamo iniziato da poco, quindi già cambio il titolo e tutto. Ok. Che ti frega di essere esterminato insieme alla razza umana. Non ci sono zanzare, sì, infatti. Che me ne frega. L'importante è ottenere quella vittoria. Se poi moriamo tutti, ne passa la pena. L'importante è aver vinto. Avremmo perso la guerra, ma almeno abbiamo vinto la battaglia. Ed è quello l'importante. Lo sappiamo tutti che funziona così. Le zanzare per la malaria sono la mela che uccide più persone al mondo, quindi si fanno schifo, sì. Quello lo so. Per fortuna non abbiamo quelle zanzare, almeno noi. Non sono le zanzare fastidiose che ti pungono e ti fanno le bolle. Che ti pronto. Per la tua felicità spero che mostrino Silksong, ma per le mie bacche spero di no. No, non possono mostrarlo. Silksong non è pubblicato da Devolver Digital, quindi non possono mostrarlo. Cioè non è una cosa possibile che venga mostrato. Se fossi nato zanzara come ti sentiresti in questo momento? Bene.
Bene, avrei assolutamente comunque ragione. Torna comunque tutto. Scusami, il tuo obiettivo è stato quello di ciucciare il sangue di altre creature e portare in giro malattie. Cazzo, devi morire. L'unica zanzara che posso giustificare è Buzzwole. Perché? Perché è un ciaddone. L'unica che posso giustificare. Perché invece di andare a succhiare il sangue delle persone, si è invece messo a consumare proteine e ha tirato su 80 kg di muscoli. È l'unico che posso rispettare. Perché è andato contro quello che fanno solitamente le zanzare ed ha deciso di andare in palestra invece. Non per ciucciare il sangue alle persone, ma per games. E quello mi va bene. Non ti succhia il sangue. Lui ti pesta a morte e poi ti flexa sul cadavere. True. La frenesia di Elden Ring presa da Hollow Knight? Non credo. Vedete, sono quasi alla fine di tutto il ripasso che sto facendo nella lore di Elden Ring. Vi ricordate che c'ho il taccuino pieno? Ve lo mostro comunque. Vi ricordate che c'ho il taccuino pieno? C'ho tutte le pagine piene? Fino alla fine. Bene. Come sapete ho deciso di fare anche delle paginette scritte così che poi metto dentro. Anche queste qua iniziano a essere tante. Se vedete qua in cima, sì, sono alla pagina 32. Quelli sono i miei appunti di arte di quinta. Prendi un sacco di appunti. Io non ho mai preso così tanti appunti in niente nella mia vita. Ho qua un intero foglietto dedicato alla storia di Michela e Malenia. Dov'è? Ho qua un foglietto dedicato tutto alla timeline degli eventi dei giganti e quello che penso sia successo. Cos'altro c'ho di strano? Fuck. Oh. Sto mezzando le pagine? No. Ok. Cos'altro c'ho di strano? C'ho Ricard. Tutto quello che riguarda Govri. Poi ci sono io che penso agli Empiri. Questi sono pagine di riassunto delle terre dei giganti. Un po' di roba. Ma sono foglietti di Pokémon? Sì. Non so come l'ho ottenuto sta cosa qua, ma ce li ho. Ed erano dei foglietti bianchi e quindi ho utilizzato questi. Dall'altra parte c'è pure il pattern di Pokémon, ma non mi piace, quindi scrivo soltanto da un lato. E anche perché sono super sottili e quindi se scrivo da un lato si vede anche dall'altro e non si leggerebbe più un cazzo. Io comunque ho quasi fatto con il mio mega progetto, poi te lo passo. Thank you. Potresti diventare prof di Elderingologia. Ma minchia, ogni volta che vado a rileggermi qualcosa succede... Ritrovo comunque il mondo, è assurda come cosa. Cioè è tutto di un interconnesso che è fuori di testa. Si è fatto un'idea sul buon Godefroy? Onestamente sì. No joke, c'ho un'idea su Godefroy anche. Ve lo posso dire anche tranquillamente che anche se faccio il video di resoconto finale non so neanche se ne includerei un Godefroy. Penso che Godefroy sia ovviamente una boss fight riciclata di merda, ma se ne ha dato comunque un nome differente. Credo a questo punto qua che ci sia un minimo di logica dietro. E credo che Godric abbia ereditato il concetto degli innesti da qualcuno precedente a sé nella linea di
eredità, tra virgolette, dell'ordine, della stirpe aurea precedente a sé. Quindi io non penso che Godric sia né figlio di Godfrey né figlio di Godwin, non penso che sia figlio del figlio. E probabilmente uno dei precedenti era Godefroy, che come lui era debole e quindi era dovuto utilizzare l'innesto, ed è quello che potrebbe aver inventato tecnicamente la pratica. E averla resa popolare e ha spinto il figlio a utilizzarla. Figlio / nipote / cazzo che è. Godefroy è il primo tizio a fare innesti. Viene prima di Godric, che viene menzionato da qualche parte, che era stato catturato e imprigionato. Non saprei dove. In ogni caso mi torna, perché è quello a cui sono arrivato come ipotesi sin da prima di leggere queste cose di cui tu stai parlando. Immagina che si gioca il gioco senza segnarsi tutto e deve tenersi tutto a mente. Non a caso gli ultimi 10 all'incirca episodi di Elden Ring li ho fatti in quel modo lì, e non a caso ho capito meno roba e mi sono ricordato meno cose nel finale della serie. Tipo, credo che nei video non mi sono mai letto la rimembranza di Maliket. Non me ne ero proprio reso conto. Perché tra tutta la scena e il fatto che c'è la cosa della capitale e tutto, me l'ho dimenticato. Vedi quindi che l'hai lasciato? No, di gameplay no. Di gameplay l'ho giocato esattamente uguale al resto. Semplicemente non ho preso gli appunti perché avevo finito il libro e non c'avevo più spazio per gli appunti. Non era lasciato. Avevo gli appunti pieni. Ma per la Lost ti stai aiutando con roba di altro, stai facendo tutto da solo. Per adesso sto facendo tutto da solo, perché voglio fare appunto il video resoconto finale della serie. E quello lo vorrei fare con soltanto quello che ho pensato io, e che casomai ho detto anche con Psicognome e Frozen quando ne ho discusso assieme. Perché ci sta comunque fare la cosa con dialogo con amici. Ci sta secondo me. Però non mi metto a cercare tutto online e fare una cosa super dettagliata e approfondita. Quella lì secondo me verrebbe bene dopo DLC e dopo tutte le espansioni che usciranno di Elden Ring. Secondo me. Se vuoi poi ne parliamo su Discord quando vuoi. No. No. Non ci andrò mai su Discord. Mai. Dopo Second Run su Twitch. L'obiettivo è iniziare la Second Run. Mancano 4 minuti. La Second Run quando è uscito il video del resoconto. E così almeno in parte l'annuncio nella stessa video che caricherò su YouTube. E quindi aiuta comunque anche a volare su Twitch e tutto. Quello che farò anche con altre serie che usciranno nel prossimo periodo in ogni caso. Che faremo qua su Twitch. Uscirà il video a riguardo e poi potremo fare roba nuova su Twitch a riguardo. La Rank Originary l'hai provato poi a farla oppure dopo la serie abbandonata completamente il gioco? Non ho ancora toccato il gioco. Aspetto di toccare il gioco quando faremo appunto la Second Run, appena adesso spiegata. Ok. Rifaccio la pagina. Non è cambiato un cazzo, ok. Volevo vedere se andiamo avanti. Ok. 2 minuti e 55. Leggi tutti i Devolver, per favore. Ma Dark Souls lo continuerai sul canale? Intendi Dark Souls 2 e Dark Souls 3? Crea un secondo canale. Per le serie lunghe. Cosa non ho twittato?
8秒25分47秒25分46秒26分6分6分45 Questo? Questo. Da quello che hanno mostrato è una conferenza alla Devolver Digital. Con roba pazza. Classica conferenza Devolver. Anche se annunciano giochi è intrattenente. Quindi va bene. Erano numeri in giappo fatti da Google Traduttore? No, è un tipo giapponese che dice quei numeri con il video editato in un modo strano. Probabilmente lo vediamo tra poco, quindi non c'è motivo di preoccuparsene. La decisione delle CD Elden Ring lo potresti sul primo o sul secondo canale? Secondo. Leggi quello che hanno scritto sul tweet. Fuck. Ho chiuso. C'ho 48 secondi per recuperarlo. No survival horror space. Hai fatto bene a farmelo leggere. The Devolver Marketing Countdown to Marketing starts at 3 p.m. Pacific. No survival horror space games to announce, but it does have merch. But it does have a Mac. Ecco. Confermato che non ci saranno giochi horror survival nello spazio. Quanto sono sul pezzo. Hanno subito, finita la conferenza, hanno subito postato sta cosa. Eccoci qua. Devolver. You goons listen, and you listen good. I don't give a flying fuck flip about the marketing reports. We are losing consumer attention. They are bored to shit. We've done everything we can on that front. The hell you have, Zane. The hell you have. What you've done are worldwide exclusives, fancy transitions, expensive pre-recorded presentations, fake live events, and some dipshit narrative garbage that didn't go anywhere. Melissa, data. The data is clear. The industry analytics point to fragmented attention in every consumer-focused vector but one. And that is? The countdowns. Those ridiculous 30-minute celebrity-soaked attention grab countdowns before a company's actual presentation actually starts, actually. They are big, dumb, wasteful, empty, and they work! She's right. I want to let. Of course I'm fucking right! So this year, we're counting down. That's the focus. The countdown. It's all about the countdown. No holds barred. Anything goes. All stops pulled out of wherever the fuck stops are that people keep pulling them out of. Yeah, okay, sure. But what are we counting down to? Like, what happens when we get to 0? It doesn't fucking matter. You can propose to your mistress for all I care. I just want big number consumer eyeballs drying out as they watch a marketing-laden countdown where we're drip-feeding them brand awareness and purchase intent until they climax in their G-Fuel-soaked gamer chairs. No. Not yet. Gross. I'm getting it, though. So, who do we have on deck to host this thing? I mean, we need someone, right? Do a celebrity? Ooh, can we get James Vanderbeek? Team Pacey, huh? I'm just saying, the people a giant fucking robot with whoever the shit we want inside of it hosting our show. Inside of it. Hosting our show. Sorry, what? Hold. We've designed, developed, and deployed a wideband interlocal net-modulated telepresence experience through which a virtual host can virtually host our virtually hosted countdown broadcast. So what, like a Zoom call? No, not like a Zoom. Margaret? Now. Qua entra in gioco il Mac. Ok. Mi torna. What the fuck is that? What's up, nerds? Quanto è bella una conferenza. Già da subito. Ah, questo è il countdown. 9秒か25分58秒
25分57秒25分56秒9秒25分55秒25分5分54秒25分53秒かな25分52秒52秒25分51秒25分50秒25分49秒25分48秒8秒25分47秒25分46秒26分6分45秒25分44秒25分43秒25分40 Sta contando giù da 2500 41秒25分40秒10秒10秒ああ疲れてきたぞ25分39秒20なんとかああ誰もいないなこれはいつまで続くんだ25分25分I noticed you stopped counting the numbers. 実は僕ね 20 whatever is not a number, my guy. Let me see if we can't get you some kind of a break from the numerals. Madge. My name's Margaret. Shut up, Madge. Does this thing, I'm sorry. Does this thing have access to the feeds? Yes, it has access to the feed. All feeds, the feeds on the planet, heck, even deep into translocal space. With a little extra juice, it could even transmit all the way to Sure, yeah, can he do trailers? Yes. Trailers, number station feeds, launch codes, replicant incept dates, satellite destruct instructions, suggestive TikTok dances, the basics. It's also equipped with a trichordal thermonuclear central mass displacement cannon. Hot stuff. Give me the button. Okay, yeah, sure, whatever. What say you and I put the marketing into the Devolver Digital Marketing Countdown to Marketing and give the fine audience at home something to throw money at their screens for? ちょっと何言ってるか分かんないな画面に置かないともう変わんないよ It works. We did a thing. 投げたのもう Open up a Cult of Lamb release date trailer. プロセス中$89.75 billion and we use it to hawk a video game. プロセス中プロセス中プロセス中 Scatti la conferenza purtroppo. Credo sia colpa di Twitch però. Questo è Cult of the Lamb? Immagino che sì. C'ha gli occhi con le croci. Sì, Cult of the Lamb. Non vedi nulla. Agosto. Ok. Cazzo, al momento con Prime per prima volta. Vecchio. Provo a fare una cosa. Se faccio così, aiuta o no? No, è la registrazione di Twitch che va un po' a scatti. E allora ho chiuso la conferenza su YouTube. Vediamo su YouTube va meglio. Andiamo un pochino a scatti, mi dà fastidio. Who, Devolver? No, we didn't make that. Massive Monster made it. People are gonna be obsessed when it drops. Oh. Okay, su YouTube va Well, meglio. no, not just the videos. Aspetta un attimo. We're the publisher. We publish the games. That's important stuff, you know. It's basically the same thing as making the games without all the, you know, effort, creativity, time, energy that goes into making said game. I think of us as a humanitarian service, like FEMA or Crocs. You guys see the numbers? That sheep game or whatever did us a duper mad spike. What? Wild stuff. Really wild stuff. Facciamo così. Into making said game.
I think of us as a humanitarian service. Like FEMA. You guys see the numbers? That sheep game or whatever did us a duper mad spike. Wild stuff. Really wild stuff. Tastes like baby food. Have you guys seen the numbers? I know, right? No, you don't know! What do you know? I know the numbers keep going like this, I'm gonna buy a house. What's going on? Is it working? On the fucking moon. Like, pre-sales, engagement. But these numbers are like nothing we've ever seen. Well, that's good though, right? Too good. Nina, these numbers are like nothing anyone has seen. Something's wrong. We need to tell Hazel this needs to stop. Whoa there, sport. Just corral up all your little horses, take a breath, make some sense. What I'm saying is that it doesn't make sense. It can't make sense. According to the tracking, we just... Are you guys fucking with the numbers? No one's fucking with anything. We just rolled a shit hot trailer. What the holy heck is going on with these numbers? What's at the end of 2001 with gigantic Jupiter space baby and Dave's all shriveled up and the computer's going nuts like beep boop 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 beep boop. Ah, このこと知ってるな。懐かしいな。直打ちかな？アセンブラ。懐かしいね。このデータを解析するのに具体的な時間がかかります。That's a weirdly specific amount of time. I wonder if... Kinda hope to trip. Oh, spara tutto, no! No! Dovevi distruggerli, non unirti a loro! Sempre a te, come stazione. Si può diverso. Comunque molto diverso. Angerfoot. So what's with the numbers? 見ました？いやすげえ映像だった。I approved that trailer. あのキックそして打って触手がなんかこんなんで。いや本当目の前にキャラベルドがあったら蹴り倒したい。There's no comp in that. That was an accident. Holy butts, another engagement spike! The chat's going nuts, so our social mindshare ratings and marketing relevancy are shooting through the roof. Somebody tell me what the shit is going on. Moon house? A fucking house on the moon? What if it's the... Yeah, that's great. What if it's the... What if it's the trailers? You big dumb robot, do you think... わかる、その通り。人生にはやっぱ物語が必要ですよ。そしてゲームにも物語が必要。やっぱり人生とは物語。そんなことばっかりいつも考えてます。Oh, okay. Yeah, I was thinking something a little more along the... Yeah, トレーラーですよ。Knew it. Let's make sure. Oh, shell. C'è un minimo simbolo sulla carta. Che è semplicemente un annuncio per far sapere che il gioco sta per uscire. Mi sta un audio molto alto come trailer. Sì, ok, semplicemente per dire che è uscito. Yeah, another massive spike. Like big time massive. What do the numbers look like though? They just keep going up. It's absolutely insane. This isn't real. This can't be real. It's like some kind of... Video game Singularity. No. Non è già uscito? Sì, ho appena detto, è un trailer per far sapere che è uscito. Video game Singularity. Oh my god. Wait, what are we talking about right now? Video game Singularity is a hypothetical monomoment of absolute corporate convergence. An event horizon into which kaleidoscopically manifold fractionated conglomerate interests are inescapably pulled at a single point of infinite density, compressed against the entropic inevitability of, like, I don't know, years of inter-industry corporate mergers, acquisitions between developers, publishers, platform holders, and soulless holding companies. Everyone buying, merging with, and acquiring every
everyone else until the only fucking thing left anymore is one giant, thick, throbbing... Tetra Ultrameta Omnicompany eating up everything in its way! It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pity or remorse or fear, and it absolutely will not stop ever until everything is one thing, and that one thing is everything. And that thing is us? Oh God! Oh Jesus Christ! So 2 moon houses? You're not getting it, Zane. Imagine all platforms, all iconic characters, all methods of monetization, all hot-balled up into one monopolistic orgy of interactive video entertainment. Imagine streaming your favorite prequel as a service on your virtual phone while you're sitting on a toilet in a metaverse Taco Bell while you have Sonic the Hedgehog in a committed, non-monogamous relationship with that huge lady from Resident Evil, and They could be playing Apex Fort Zone on an Atari DreamStation 64. And it would all be free to play. Or play to earn. 場合によっては Pay to earn. How did this happen? It's the mech. It's gotta be. It's the only thing powerful enough to do it. いやいやいや、多分うちのスタッフちゃんと送ってるはずですよ。テレメトリのコーラーは多分ね、安全なはずなんだけどな。You guys follow the directions, right? Of course! Well... È interessante comunque mostrare il trailer. Stanno più l'attenzione. Once upon a time, there was a plucky squire named Jot. Jot roamed the land in search of adventure, battling beasts, helping the helpless, Fighissimo and così. generally being very heroic. Fighissimo! But then, one day, he discovered something rather curious. Che può uscire, ok. A world he never knew existed. Bello anche così. Fighissimo. Fighissimo! Fighissimo! わあ、すごいわこれも。やばいね。この勇気あるね、主人公。こっちが来ましたよ、現実の世界に。I can't tell if it's just that these games are amazing or if it's... What the fuck happened to my shirt? What's going on? Is this the singularity? I just got sent a review copy of Metal Gear Cooking Mama Mobile. I don't even know what that means. Do you even know what that means? The industry's folding in on itself. どうですか It slaps real hard, 10 out of Quanto è 10. That's not the meta? point. Porca vacca! G Fuel just put in an offer to buy Valve. Microsoft bought Bethesda again, just for fun. Just what the ever-shitting fuckfire have you assholes done now? Oh, Plucky Squire. We just did the Plucky Squire thing. Yeah, it was legit the sauce. To my robot. What have you done to my goddamn robot? And what's with your shirt? It's the singularity. So what is the problem? The video game singularity. Somehow, this big, dumb, whatever the shit is channeling egregious amounts of hype and marketing power into a single point, and everything is converging on that point right here. So what is the problem? Soon Devolver Digital Inc. will become the sole arbiter of all video games and everything that goes along with it. A lone, single mega platform with total and unstoppable absolute command over everything. So what is the problem? We don't know what we're doing. Devolver barely functions as a marginally successful video game publisher. We can't be the central ordinal nexus of all industry. Why not? Why aren't you getting this? Oh, I get it. This is the, Yeah? You can't... Quando dico che c'è varietà nelle conferenze Devolver, ci sarà un motivo?
Jesus. Annapurna Interactive just merged with Mountain Dew. Fuck. They're gonna make a soft drink out of Journey. It's not gonna stop. The hype is too great. It's the counting. We made a countdown with nothing at the end just to get viewers and built a machine we don't understand to do the counting down. We were so preoccupied with whether or not we could, we didn't stop to think if we should. We can't stop counting. It can't even stop itself counting. This machine is a mechanized construct of stuff that's complicated. It's off the rails and it's just as stuck as we are. So, no Moonhausen. No. Nothing. First it will be Devolver, then it will be everything. We won't even... What the... Version actualized. It's the mech! The fribbing Goram sit son of a smacking Shaz butt! Is it almost time? Are we almost ready? Listen, you have to listen to me. The only way out of this is to... We were wrong! We were so wrong! なぜ暗いの? In the beginning, it is always dark. それは何? A single loot box coin. It is all that remains of my vast empire. ビデオゲームは消えてしまったの? Yes. じゃあ、すべて無駄だったんだね。No, it hasn't. Video games can arise again. And you. And your dreams and wishes. どうやって? Open your hand. What are you going to wish for? わからない。 Then there will be no more video games. Anymore. いくつお願いできるの? As many as you want. And the more wishes you make, the more magnificent video games will become. 本当? Try it.「じゃあ最初のお願いは」What the shit is it doing? I don't know what's happening. It's out of our control. It's under its own power. We're locked out. This is not in the contract. This is nowhere in the contract. Well, ain't that some shit? Check. Allora, c'è un motivo del perché una conferenza così funziona. È perché chiaramente quest'anno avevamo meno annunci da fare, ma comunque hanno fatto una conferenza super carina. Invece di metterci in mezzo un sacco di roba inutile, hanno messo quello che avevano da mostrare di interessante. Ovviamente non possono avere ogni volta al mondo, ma hanno fatto molto più sketch e va benissimo. È il modo giusto per fare le cose. Mi fa comunque benissimo una cosa.
Nice. Quanto è durato? Non credo troppo, vero? 20 minuti, 30 minuti quasi. Non è durato troppo, ma ci sta. Credo che anche l'anno scorso fosse 20-30 minuti in ogni caso. Non dura mai troppo, che sarà perché ovvie ragioni. Però i giochi che hanno mostrato erano tutti belli, quindi non c'è problemi. Il gioco del personaggio che esce dal libro dei bambini e va in giro per la stanza mi ispira tantissimo. Quello dello skateboard, strano, molto carino però. Lo spara tutto con il piede, non mi interessa troppo personalmente. Cult of the Lamb mi interessa ovviamente molto. Card Shark è già uscito, mi interessa ovviamente, perché l'ho già giocato. C'era altro? Sono pochi giochi, sono 5 in 20 minuti, sono praticamente pochi. Però il tempo è comunque passato veloce. Va più che bene. Cioè la cosa sensata di fare una conferenza in questo modo qua, rispetto alla mega conferenza, alla Summer Game Fest o Xbox o conferenze simili, è che lì è tutto basato sui giochi e se i giochi sono belli o meno. Però, come abbiamo visto anche oggi, in un anno in cui gli annunci importanti sono stati fatti l'anno scorso e quest'anno ci sono soltanto al massimo dei aggiornamenti e poco di nuovo, la conferenza automaticamente diventa molto meno interessante rispetto alle altre. Loro hanno risolto il problema dove, anche se quest'anno è l'anno in cui hanno annunciato un po' meno roba e le altre volte c'era molto di più, hanno comunque riempito tutto, hanno reso comunque la conferenza interessante. Adesso non dico che ogni conferenza deve essere così, perché non è fattibile, non sarebbe interessante, non funzionerebbe. Però loro hanno trovato questo metodo qua e funziona benissimo. Sono super bravi. Ma era indicata la data per Plucky Night? Non mi sembra, no. Non penso. Molto bello. Ah, si è proprio fermato. Non c'è altro. Dobbiamo mettere su Steam. Speriamo nel 2022. Avresti sperato nel 2022. Tutti a favore nella chat. C'è qualcuno che ovviamente non è felice, ma la maggior parte sono tutti che scrivono W, che è vittoria. Niente Silixon comunque. Vabbè, che cazzo annunciavano ancora Silixon? Beh. A livello di annunci, la miglior conferenza finora è stata lo State of Play. A livello di intrattenimento, questa qua. Come ogni anno è stata la più intrattenente e più interessante da guardare. Super meta e ogni anno sono sempre un sacco avanti. Cioè, questa qua in parte era anche una meta e un po' presa di culo anche del multiverso. In parte, che è un tema che sta diventando molto famoso di recente, i vari crossover. Hanno preso per il culo anche quello lì. Sono sempre proprio aggiornatissimi su tutto loro, è assurdo. Immagino che non facciano queste conferenze mesi e mesi e mesi in anticipo. Credo che siano abbastanza sul momento. E mi ha fatto un sacco ridere tutte le cose. La cosa che mi ha fatto più ridere, che è geniale, che ti fa proprio capire comunque di che tipo di publisher è Devolver, è quando c'è la tipa che ovviamente dovrebbe essere il capo che vuole che i numeri salgano. E quando durante la lore di questa storia qua c'è una convergenza di tutto il mondo videoludico dentro Devolver Digital, e Devolver Digital sarebbe diventata il mega publisher più grande di sempre, che include ogni singola cosa e che gestisce tutto il mondo dei videogiochi, la tipa non capiva del perché fosse un problema, perché oggettivamente a livello di business sarebbe una cosa ottima, e l'altra le risponde: non è una cosa buona. Non sapevo neanche cosa cazzo stiamo facendo la maggior parte delle volte. E quello è bellissimo. È geniale. Non sapevo neanche come presentare queste cazzo di conferenze qua, perché pensi che riusciamo a gestire tutto il mondo dei videogiochi. Non sapevo che cazzo fare noi. Non va bene come cosa. È bellissimo. È geniale. Voglio la thumbnail della live, il meme di Drake schifato e compiaciuto con Summer Game Fest e Devolver. Non credo che sarà la thumbnail, ma sarebbe difficile da fare. Ho un'idea, però ci vedrò. Se lo faccio è tutto merito tuo, dico. Va bene, comunque. Siamo adesso in live da 5 ore. Kumo, grazie all'abbonamento per 8 mesi. Ma quando il video con il DJ per i fast food? Cazzo, è vero.
ero dimenticato gli stessi. Devo organizzare anche quello lì. Uscirà in futuro, spero, maybe. A meno che ce lo dimentico per sempre. Per il resto adesso mi live da 5 ore. Oramai. Sono molto molto deluso dal Summer Game Fest. Iniziavo ed entravo con 0 aspettative, il che fa capire a che livello era la conferenza. Cioè, se io esco da una conferenza dicendo che era una merda colossale, secondo me. Ma tanto grande. Di solito anche le conferenze vedo molte persone dire mi ha fatto cagare, mi ha fatto schifo. E di solito sono tipo, pretty good, decent. No. Annunci interessanti ci sono stati durante l'Indie World, o come si chiama? Day of the Devs, ecco come si chiamava. E durante Devolver. Ho avuto diversi giochi oggi che mi interessano, ma nessuno era della conferenza del Summer Game Fest. Quello lì è assurdo secondo me come cosa, perché cioè è proprio sbagliato logicamente. Io non ho idea di come mai abbiano pensato potesse essere una buona idea mettere tutti i titoli dello stesso tipo. Immagino che fosse perché non avevano troppo scelta e hanno preso tutto quello che potevano raccogliere. Però porca vacca, cioè cazzo, diventa pesante da guardare in quel modo. È il motivo del perché di solito le conferenze Nintendo mi piacciono, perché comunque c'è varietà. C'è il gioco di sports di Mario, c'è il platform del momento, c'è il teaser del gioco che arriverà in futuro, c'è qualche indie messo in mezzo a un concept strani, c'è il gioco anime JRPG che non giocherà mai nessuno ma che tutti dicono c'è roba del genere, c'è roba differente. Anche con Sony almeno, anche il State of Play solitamente sono bravi in quello, che c'è sempre della differenza. State of Play della scorsa volta c'era Street Fighter 6 rivelato per la prima volta, c'era i vari Resident Evil mostrati con Remake 4 più la versione per VR, avventura VR per Horizon, che è completamente differente rispetto a un Resident Evil 8. Cos'altro c'era? Final Fantasy 16. Cioè, roba diversa, cazzo. Serve, ce n'è bisogno, è fondamentale in una conferenza. È fondamentale. Come fanno a non rendersi conto? Non se ne rende conto mai. Perché lo dico da il 2020, credo, ai Game Awards 2020 o Game Awards 2019. Lo dico da tantissimo tempo. E continua a fare lo stesso errore. Cazzo. Basta. Non capisco perché. E quindi 3 dei Silkson droppata random su Twitter. La teoria ancora torna. La teoria ancora torna. Sì, c'era anche nome Gravier. Vabbè, lì era più porting VR. C'era anche tecnicamente anche Spider-Man per PC, però non sono le cose troppo importanti. Va bene, non era interessantissima come conferenza, se non per gli indie che ci hanno salvato la vita. Devo tenere gli occhi aperti per diversi di questi giochi qua, me li dovrei segnare. Una cosa dovrei fare, segnarmeli un pochino tutti per sapere quando escono o meno. In realtà voi me lo dite, quindi non è che cambia troppo, però c'erano comunque diverse cose carine che vorrei stare dietro e tenermi abbastanza informato a riguardo. Per il resto qualcos'altro da commentare? Ormai penso di no, abbiamo parlato abbastanza, mi ho detto tutto. Penso che possiamo concludere per stasera. Non so quanto le altre persone che sono in live saranno ancora a lungo in live per vedere altro, perché vedo tipo i player inside, Sedonia, Sabaku, che sono tutti insieme. Tutti insieme, però sono tutti in live con il Summer Game Fest, ovviamente. Forse non facciamo nessun raid. Non facciamo nessun raid stasera, perché no? E datemi ancora un minuto. Ok, siamo a 5 ore di live. Buonanotte a tutti, volevo il numerino tondo. Semplicemente per quello. Ciao.